Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero. Questa sera al Salotto dei Misteri sarò da solo, ma con un argomento interessante tanto quanto gli altri. Torniamo a parlare naturalmente di abduction, cioè di interazioni aliene estreme, i classici rapimenti extraterrestri. Nel 1979, lungo le isolate e tortuose strade costiere vicino a São Sebastião, in Brasile, Luli Oswald, che è figlia di un noto musicista ed è una nota pianista, anche cantante, ma è nota per essere stata un'importante pianista brasiliana, rinomata anche per i concerti, vive un incontro che per lei segnerà la vita e sosterrà per sempre che si è trattato di qualcosa di terrificante. Mentre guidava da sola con un ragazzo, un amico del figlio, nota strane luci luminose che emergono dall'oceano, che illuminano il mare sottostante come se fosse la luna piena a illuminare il tutto. Sembra apparentemente che non prestino in particolar modo attenzione all'evento, ma ciò che stanno vedendo in qualche modo è strano, ha degli step diversi, incute paura, cercano di distrarsi. In effetti stavano giusto parlando di eventi ufologici. Prima che potesse reagire, Luli, che è il nome naturalmente della Oswald, viene avvolta dall'oscurità, sembra come se fosse stata colpita in testa, perde i sensi e naturalmente al suo risveglio è successo qualcosa di cui non ha propriamente memoria. Erano passate ore, si ritrova disorientata, parzialmente sotto shock e senza alcun ricordo di quello che era successo. Nei giorni successivi all'incidente però accade qualcos'altro, inizia ad avere inquietanti flashback, inspiegabili sintomi fisici. Il suo incontro con l'ignoto quindi la porta a contattare un noto ufologo dell'epoca che è Bob Pratt, ricercatore UFO che cerca di dare risposte alle disperate domande di Luli. Questa storia si addentra nel terrificante, si addentra nella esperienza di abduction. Ovviamente il terrificante è un'interpretazione di chi ha vissuto naturalmente l'esperienza in modo diretto. Il suo rapimento però persiste nel mistero, diventa una delle abduction più famose della storia del Brasile e naturalmente entra negli annali, sicuramente poco conosciuto in Europa, forse anche negli Stati Uniti, ma uno dei fenomeni di abduction non solo più famosi in Brasile, ma anche più documentati e più ricchi. Ci vediamo come sempre tra 8 secondi per iniziare questa live. L'incontro con gli UFO, perché in realtà sono più di uno, e gli alieni, anche in questo caso più di uno, di Luli Oswald e di un altro testimone che per tutta la storia verrà citato come FG, iniziale del nome e cognome, che è voluto essere in qualche modo tutelato e rimanere di conseguenza assolutamente sconosciuto nell'ambiente sia dell'ufologia e delle abduction che naturalmente nel mondo dello spettacolo, poiché essendo una persona vicina a Luli Oswald, che era famosa all'epoca, negli anni, alla fine degli anni 70, sarebbe diventato automaticamente famoso anche lui, ma in tutt'altro senso. Non dà assolutamente nulla di scontato in questa investigazione Bob Pratt, il quale verrà chiamato a dare delle risposte, verrà chiamato naturalmente insieme
ad un assistente ad investigare questo importante caso di abduction. Forse il fatto che ciò sia avvenuto lungo la costa brasiliana che si affaccia nell'Oceano Atlantico lo rende più particolare, un motivo in più per i ricercatori e gli investigatori ufologici di andare a scavare nei minimi dettagli, perché non dobbiamo dimenticare che è un'area che è stata colpita molto da avvistamenti UFO, tantissimo da fenomeni di abduction, ma anche da fenomeni legati proprio alle interazioni extraterrestri a 360 gradi. Non dimentichiamo il caso di Colares, per esempio, con tanti mesi di investigazione da parte dell'aeronautica, con progetti segreti, il progetto Prato, che ha portato ad investigazioni molto, molto profonde, a migliaia e migliaia di fotografie, decine di ore di riprese e persino a delle conclusioni che ancora ad oggi sono soltanto parzialmente svelate. Infatti la documentazione del caso, che è stata declassificata, sostanzialmente è circa i 2/3. Si dice che il terzo della documentazione rimanente sia quello più importante, più interessante e più corposo. Solo 2 anni prima dell'incidente di Colares avviene questo evento. No, scusate, questo evento avviene 2 anni dopo l'incidente di Colares e quindi viene in qualche modo calcato nel mondo ufologico come possibile che sia legato effettivamente anche a quegli eventi avvenuti a Colares e ad altri eventi che sono avvenuti in giro per il Brasile? Questa domanda rimane senza risposta, ma apre un dibattito che va avanti dal 1979 ed ancora non è giunto ad una conclusione. Il racconto di Louis Oswald venne ripreso in un'edizione del 1983 dalla rivista Flying Social Review e, giusto per correttezza, vi dico volume 29, numero 1, ovviamente in Italia impossibile da reperire, da Irene Granchi, che sarà l'investigatrice che si affiancherà a Bob Pratt e indagherà il caso in questione. Una domanda balena nella mente di Luli: avresti paura se vedessi un UFO? Questa è la domanda che Luli fa alle 21 del 15 ottobre del 1979, subito prima di cominciare a vedere una luce in mare che si mostrerà poi essere effettivamente un oggetto volante non identificato. La concertista che in qualche modo faceva anche delle conferenze, parte in auto da Rio de Janeiro per la località di Saquarema sulla costa, che è la parte appunto del Brasile dove ci sono più avvistamenti, ancora oggi è così, e dove ci sono stati casi importanti come quello di Colares, che ricordiamo appunto essere una cittadina e un'isola. E deve andare a trovare la figlia, uno dei suoi 7 figli, e con lei si trova un amico della figlia, che viene appunto definito FG. Aveva bisogno di recuperare dei documenti che aveva lasciato nella casa al mare nel giorno prima e quindi ritorna nuovamente lì insieme a Luli. Sono le 21:30, erano sull'Amaral Peixoto, ovviamente una strada, infatti highway, mentre la pioggia batteva sulla loro auto. Poco dopo, quando la pioggia stava iniziando ad attenuarsi un po', FG svoltò su una strada costiera e quindi gli si palesò davanti naturalmente il mare. Mentre chiacchieravano oziosamente, persino a un certo punto parlando di dischi volanti, quando Luli chiese a FG se si sarebbe spaventato se ne avesse visto uno, notarono 3 strane luci, ecco, che sempre o quasi sempre sono presenti queste 3 luci, che possono essere riconducibili naturalmente ad un oggetto unico oppure possono essere riconducibili magari a 3 oggetti separati. E naturalmente sono sulla costa atlantica, quindi perché il Brasile sporge
sull'Atlantico, e quindi quello che stanno vedendo è un tratto di mare dell'oceano. Ma ad un certo punto si rendono conto che c'è un velivolo rotondo come se avesse una cupola al di sopra, e non ci prestano più di tanta attenzione, come se in qualche modo si siano distratti volontariamente e non vogliano soffermarsi a capire quello che praticamente stanno guardando. Questo significa di fatto che in qualche modo si autoconvincono che quello che stanno osservando è la Luna. Ma in realtà si capirà che non è così, chiaramente. Questa che vi faccio vedere adesso è Luli. Ovviamente questa è una foto che ho recuperato, è una foto d'epoca che ho preso da, come vi posso dire, da un'organizzazione privata di musicisti di San Paolo del Brasile. E ovviamente era una foto piccolissima in bianco e nero, credo fosse proprio una foto formato tessera d'epoca, e l'ho rimasterizzata con l'intelligenza artificiale, l'ho ingrandita e naturalmente l'ho ricolorata. Però se volete vedere meglio nella copertina, nella thumbnail del video, la trovate sicuramente in modo più netto. E questa è una foto praticamente insieme, adesso non mi ricordo se era un'amica o la sorella più piccola, in cui mostrano questa fotografia che in qualche modo ci ricorda, tra le altre cose, anche il film Incontri ravvicinati del terzo tipo, che mostra il luogo dove sarebbe avvenuto appunto l'evento, in una foto, tra virgolette, artistica. Intanto do il benvenuto ufficiale a tutti quanti, che prima non l'avevo fatto nell'enfasi del racconto, e vi ricordo come sempre di scrivere in maiuscolo tutte le vostre domande col punto interrogativo. Questa sera c'è Bruno, quindi mentre io parlo, eccetera, può segnare tranquillamente le diciamo domande ed eventuali cose importanti da aggiungere. Quindi riprendiamo con il discorso principale. Proseguiremo lungo la strada del racconto, e naturalmente i due che stanno chiacchierando di UFO danno un occhio qua e là, e mentre cercano di non perdersi, sostanzialmente guardano quell'anomalia aerea e notano come entrambi in quel momento pensano appunto che si tratti della Luna, come a non volere accettare quello che stanno vedendo, e in seguito proprio alla domanda di Luli se si sarebbe spaventato, in quel momento erano evidentemente tutti e due spaventati e non volevano pensare a quello che stavano osservando. Mentre attraversano alcune colline, allontanandosi temporaneamente dalla strada costiera, quindi rientrano nuovamente nella parte interna della strada, notano come all'improvviso fosse diventato tutto molto buio. Quando furono di nuovo sulla strada, questa improvvisa oscurità continuò a far pensare ai due di aver preso una svolta sbagliata, quindi di essersi perso tra le colline da qualche parte, quindi entrano ancora di più in confusione. FG, che naturalmente era molto più giovane di Luli, fece inversione con la macchina in modo molto repentino, reattivo, per tornare da dove erano appena partiti, senza pensarci due volte. Quindi ritornano in direzione di quel tratto vicino al mare dove era possibile scorgere questi oggetti volanti. Quando i suoi fari puntano verso l'acqua, però, iniziano a lampeggiare improvvisamente. Questo lampeggiare naturalmente viene chiaramente interpretato come qualcosa di anomalo, e ciò continua mentre tornano indietro sulla strada, finché il motore non inizia a dare in qualche modo segni di ingolfamento, quindi comincia a muoversi in modo strano, e le luci continuano a lampeggiare in modo anomalo.
Stava quasi iniziando a pensare che lui stesse scherzando e che stesse cercando di spaventarlo col discorso dei dischi volanti, proprio perché magari aveva visto qualcosa, e addirittura arrivò a pensare che avesse toccato, manomesso qualcosa nel cruscotto della macchina che stesse facendo andarla appunto male. Durante il viaggio di ritorno, quindi arrivano a destinazione, stanno un po', prendono quello che dovevano prendere, alla fine quindi sono riusciti a tornare nel luogo dove erano diretti, tornano indietro e per tornare indietro naturalmente devono fare la stessa strada. Ancora una volta, durante il tragitto, notano quanto fosse luminoso il riflesso della luna sull'acqua e ancora una volta si rendono conto che non è la luna. Si concentrano principalmente sulla strada per il resto del viaggio e tuttavia, quando alla fine giungono a destinazione, vedono di nuovo le tre luci. A parte il fatto di averle menzionate alla figlia durante la permanenza a destinazione quando sono arrivati, la coppia si allontana in gran parte della mente da quella strana visione, quindi va un po' nel dimenticatoio e quando fanno la strada di ritorno praticamente non ci pensavano più. Decidono tuttavia di prendere le strade che si allontanano dalla costa, come se il loro subconscio li porta a variare la strada proprio per evitare quell'incontro. Tuttavia, nonostante le loro intenzioni e nonostante siano stati attenti a evitare di fare la stessa strada al ritorno, non molto tempo dopo essersi allontanati dal punto di partenza, si ritrovano nuovamente nella strada che avevano cercato di evitare. L'auto comincia a comportarsi nuovamente in modo strano, comincia a dare colpi come di frusta e ad un certo punto questi colpi diventano talmente forti che l'auto sembra quasi rimbalzare in avanti ad ogni movimento. Alla fine si ferma improvvisamente fuori da un edificio abbandonato, quindi capirete che l'atmosfera di per sé non è il massimo e sicuramente si presta molto a tutta una serie di paure che si possono innescare in un posto isolato, abbandonato, in un contesto strano, con la macchina che si va a fermare proprio lì dopo aver dato cenni strani, osservando degli strani oggetti in mare e in cielo. Tra l'altro questo edificio era illuminato ed era una fabbrica che era stata operativa, quindi non lo era più, trattava materiali magnetici che a loro volta venivano presi dalla vicina montagna che si chiama Giacone. Sebbene la fabbrica fosse stata abbandonata per diversi anni, l'intero edificio sembrava illuminato a giorno. Ci vollero alcuni istanti per entrambi per realizzare che il bagliore proveniva da un enorme velivolo che era così vasto che occupava lo spazio intero tra una montagna e l'altra che si trovavano nella loro vista. L'oggetto brillava di un colore arancione, potremmo dire che probabilmente poteva essere un oggetto apparentemente fatto di plasma. Era brillante e a forma di sigaro con le due estremità tagliate, quindi il classico oggetto fusiforme che oggi spesso viene definito astronave madre. È lungo e lato, quindi in questo caso era ben visibile nonostante la sua luminosità, c'era una fila lunga di finestre. Quando la coppia nota le tre strane luci che provenivano dal mare, si dirigevano verso di loro. Quindi possiamo dire che si vengono a trovare tra il fuoco incrociato di due gruppi diversi. Da una parte ci sono i tre oggetti che arrivano dal mare e sono in avvicinamento, dall'altra c'è un oggetto sigariforme con i finestrini di colore arancione che gli sta letteralmente sopra e li sta illuminando a giorno.
Quando la coppia quindi nota le 3 strane luci in avvicinamento dopo aver visto l'oggetto che gli si parava davanti, naturalmente la curiosità che in quel momento stava prevalendo si trasforma in terrore. La paura diventa sempre più incalzante, man mano che le luci si avvicinano al punto dove si trovano, l'auto comincia a sobbalzare appunto e poi si va a fermare proprio in quel luogo dove c'era l'altro oggetto. E le cose si fanno improvvisamente ancora più strane. La cosa successiva che la coppia realizza fu che erano seduti in macchina, che la macchina non tremava più, non sobbalzava più e si trovavano fuori da una fattoria, fuori dalla strada principale, a diverse miglia da dove si trovavano in precedenza. Quando notarono delle strane luci avvicinarsi a loro, quindi di nuovo, nessuno dei due aveva alcun ricordo del loro viaggio verso quel luogo. Temendo di rimanere a corto di benzina, decidono di vedere se c'è una stazione di servizio nelle vicinanze. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un luogo dove non sapevano nemmeno come c'erano arrivati. Alla fine ne trovano uno e prima di tornare alla macchina chiedono al benzinaio se gli poteva fare 2 caffè. E qui comincia la stranezza ancora più, diciamo, palese ai loro occhi. Infatti li informa che erano le 2 di notte e che non servivano più caffè a quell'ora del mattino. Sia Luli che FG erano sotto shock perché non capivano come erano arrivati lì e adesso non capivano com'era possibile che fosse passato tutto quel tempo. Secondo i loro calcoli avrebbero dovuto essere circa le 23:30 e non oltre le 2 di notte. Stavano perdendo in qualche modo 2 ore e mezza dei loro ricordi e della loro vita. Quando tornano alla stazione di servizio poco dopo, ciò che l'addetto disse loro in seguito li sconvolse ancora di più. Secondo lui, infatti, non molti automobilisti percorsero il tratto di strada che avevano usato per arrivarci, e in gran parte a causa di strani oggetti visti lì con alcuni automobilisti che erano persino rimasti feriti in eventi accaduti proprio con questi oggetti. Si misero nuovamente in viaggio verso casa poco dopo, ancora intenti a elaborare gli eventi della serata, così come le rivelazioni del benzinaio. Ma stranamente ogni volta che passavano davanti a una stazione di servizio o in qualsiasi altro posto con delle luci, almeno luci particolarmente intense che illuminavano la strada, le portiere dell'auto sbattevano violentemente, come se una forza non visibile in qualche modo cercava di impedirgli di scendere dall'automobile. Apro e chiudo una parentesi, quindi faccio un salto lontano da questo racconto e naturalmente nel frattempo vi mostro magari una fotografia di Luli che sta raccontando praticamente l'episodio. Facciamo un salto in una località tutta italiana e nella fattispecie una località siciliana. Nella mia terra, infatti, c'è un luogo di cui vi ho parlato almeno per accenni tantissime volte, che è Canneto di Caronia, in provincia di Messina. E non mi sono dimenticato assolutamente che vi ho promesso di farne una puntata, e almeno una, e di raccontarvi il tutto. Ma in questo caso mi interessa andarci a fare una capatina proprio perché in quella località avvenivano dei fenomeni del tutto simili a quelli di questo caso in specifico. E tra i tanti fenomeni strani, assurdi, non spiegati, c'erano quello delle portiere che si aprivano e chiudevano da sole nelle macchine nei parcheggi, con le sicure che si aprivano e chiudevano da sole, e altri fenomeni come per esempio luci in mare
oggetti luminosi che sembravano la Luna di quanto erano grandi e via discorrendo. Sembra quasi una storia sovrapponibile tra il Brasile e la Sicilia. Ma continuiamo ad andare avanti naturalmente con il racconto di oggi. Durante quest'ultima parte del viaggio anche l'autoradio comincia a fare le bizze. Improvvisamente comincia a distorcersi gravemente e la trasmissione senza apparente motivo comincia a rallentare. Vi ricorda qualcosa questa cosa? A me ricorda molto quello che sta succedendo nel New Jersey, dove abbiamo questi oggetti, queste sfere, questi plasmoidi che arrivano dal mare, guarda caso sempre dalla costa atlantica, che spesso si muovono in formazione di 3 oppure stazionano in formazioni di 3, esattamente come le luci che vedono loro, al di là ora dell'oggetto cilindrico, e abbiamo la trasmissione disturbata, distorta probabilmente per via di un'anomalia elettromagnetica. E quindi stessa identica cosa che sta avvenendo proprio in New Jersey. Alla fine arrivano a casa quasi 5 ore dopo il dovuto, quindi altre 2 ore e mezzo di ritardo. Nei giorni successivi Lully notò alcuni effetti bizzarri del misterioso viaggio. Probabilmente si è messa lì a cercare assolutamente di dover dare delle spiegazioni, a cercare in qualche modo di darsi delle risposte, e quindi forzando ora, forzando domani, piano piano comincia ad avere dei ricordi che poi naturalmente arriveranno tutti insieme in un determinato momento, e ci arriveremo tra poco. Non ebbe bisogno di andare in bagno per 2 giorni interi, e questo per lei era un'assoluta stranezza. Cosa ancora più importante, le fu detto che i problemi renali, perché soffriva di problemi renali e che la portavano ad andare costantemente in bagno, e che aveva da anni, con tanto di diagnosi mediche scritte, era apparentemente scomparso. In effetti, poi nel tempo si rese conto di non avere più questo problema, come se fosse guarita a livello renale. Tuttavia, dopo quella notte sulla strada costiera soffrì di dolori, di forte lacrimazione degli occhi per diverse settimane, e avvertì anche una persistente sensazione di bruciore al petto, sebbene non ci fossero segni che indicassero qualcosa che non andava nella sua scatola toracica fisicamente. Quindi fece comunque degli accertamenti. FG, d'altro canto, nonostante fosse terrorizzato in quel momento, sperimentò degli effetti molto più benefici della notte in questione. Avrebbe affermato negli anni, infatti, che diverse settimane dopo l'incidente si è sentito come magnetizzato e di aver persino subito un profondo cambiamento o addirittura una profonda trasformazione spirituale, non condivisa da lui, naturalmente. Nonostante la prospettiva più giovanile di FG sugli eventi, sia lui che Luli erano considerati testimoni molto credibili in pari maniera, e in aggiunta a ciò, quando gli investigatori UFO esaminarono il luogo dell'avvistamento e confrontarono i loro appunti con il racconto fornito dalla coppia, apparve loro estremamente probabile che stessero dicendo la verità. E in effetti ci sono anche delle foto come questa, in cui indica la posizione dove sarebbe avvenuto il fatto. In quella successiva indica, guardando dall'altra parte della strada sostanzialmente, e qui abbiamo la parte di mare dove vedevano i 3 oggetti, e anche qui vi devo fare notare che abbiamo una spiaggia dove si vedono degli oggetti bianchi sulla linea di orizzonte, quasi a livello del mare, che illuminano il mare, esattamente come sta avvenendo in New Jersey ormai da tempo. C'è in realtà anche un'altra foto che credo sia di un evento successivo,
vissuto da lei e non pervenuto, nel senso che non è stato documentato come un evento avvenuto a lei, e la foto è stata piazzata negli articoli che parlano di lei, in quanto ci sarebbe un legame, ma non è stato possibile risalire a questo legame. Quindi vi faccio una ipotesi personale: qualcuno che quel giorno aveva una macchina fotografica e si è trovato a passare nella zona di Luli, dove Luli è stata addotta, avrebbe scattato questa fotografia, e che quindi la fotografia sia in qualche modo collegata agli eventi della stessa pianista e del figlio e dell'amico della figlia. L'oggetto comunque appare come un classico disco volante, quindi nulla di così straordinario e strano. In questo contesto quindi arriva la figura di Irene Granchi, che si incontra più volte con i testimoni, in particolar modo con Luli, anche a nome di Bob Pratt, e incontra praticamente il ragazzo FG solo in 1/2 occasioni, perché da quel momento in poi si chiuderà a riccio e non vorrà più parlare di questa sua esperienza, in buona sostanza. Insieme all'investigatore americano sugli UFO Bob Pratt, la Granchi fece visita al benzinaio, e che parlò con i testimoni poco dopo e che si trovarono fuori dalla fattoria, che avrebbe affermato che solo pochi giorni dopo l'incidente avvenuto a Luli, un enorme UFO volò sopra la sua casa, spiegando persino di aver visto dai finestrini 3 uomini in piedi al suo interno, o meglio 3 esseri, e avrebbe descritto l'oggetto come di forma del tutto simile a quello descritto da Luli, solo per alcuni particolari leggermente differenti. Anche il suo vicino lo vide e lo poté corroborare e mettere per iscritto, in buona sostanza, come testimonianza. Una indagine fu fatta dalla Granchi durante una conferenza dove la Luli era andata a parlare, ebbe modo quindi di interrogarla, tra virgolette, e siccome era presente anche FG, di fatto ha avuto accesso alla sua automobile, ha potuto fare un'indagine sull'automobile e delle verifiche, scoprendo che effettivamente la macchina era stranamente magnetizzata, ed in particolar modo il fianco proprio dove si trovava il ragazzo era come se fosse stato investito da una potente magnetizzazione improvvisa. Avrebbe continuato a riferire un ulteriore resoconto agli investigatori, questa volta di un automobilista di nome Reinaldo, che si trovava a passare in quei luoghi quello stesso giorno dell'abduction di Luli, che si era fermato nella stessa stazione di servizio e aveva prontamente affermato di essere stato addirittura inseguito dagli UFO. L'incidente era avvenuto, e hanno scoperto gli investigatori, che era successo nelle stesse immediate vicinanze di quello dell'incontro di Luli ed FG. L'incidente aveva persino causato danni al suo veicolo, che rimasero inspiegabili. Inoltre, quando si recarono nel luogo in cui la coppia aveva visto l'enorme imbarcazione, per intenderci tra le 2 montagne, parlarono con un pescatore locale che andava in mare in quel tratto, che affermava di aver visto spesso strane torce, così lui le definiva, rosa e verdi, che emergevano dall'acqua, si dirigevano in cielo, manovravano per poi rituffarsi nell'acqua e tornare a scomparire di nuovo tra i flutti. Ulteriori rivelazioni, forse ancora più sorprendenti, vennero alla luce dopo 6 mesi, quando Luli Oswald cominciò a sottoporsi naturalmente a ipnosi regressiva. E qui cominciano a emergere nuovi ricordi, nuovi dettagli. Mentre il ragazzo si rifiuta di essere messo sotto ipnosi,
non vuole più parlare ed essere interrogato sull'argomento, sostiene di stare bene così, insomma non ne vuole più sapere. Luli acconsente e farà una serie di sedute di ipnosi regressive che cominciano praticamente con gli eventi di quella notte mentre tornavano a casa a Rio de Janeiro. Quindi il rapporto stilato dalla Granchi dice che la prima impressione della regressione che ebbe luogo il 9 gennaio 1980, circa 6 mesi dopo che l'incidente si era verificato. Durante la sessione divenne evidente che, almeno inconsciamente, la coppia sapeva che ciò che si erano convinti fosse la Luna sulla strada per la casa della figlia di Luli era in realtà un altro UFO più grande, forse lo stesso velivolo che avevano visto da vicino durante il viaggio di ritorno. Erano da poco passate le 23 di quel giorno e in quel viaggio, al ritorno, quando la coppia vide di nuovo le 3 luci accese. Lei ricordò come l'auto iniziò i suoi strani movimenti a saltelli e come il motore iniziò a spegnersi. Dopo che FG ebbe esaminato il motore, quindi scese dalla macchina, controllò persino gli pneumatici, ripartirono sulla strada poiché non trovò minimamente alcun problema. Ricordò la violenta scossa del veicolo e come si fermarono improvvisamente, come se la macchina fosse stata bloccata da 2 enormi mani che l'hanno improvvisamente trattenuta. Poi tuttavia ricordò quello che descrisse come un collegamento telepatico tra lei e chiunque si trovasse all'interno dell'UFO, un collegamento che proveniva però da lei, cioè, cerco di spiegare questa cosa, si ritrova collegata con le entità che stanno sul velivolo, ma non sono loro a comunicare con lei. Loro hanno utilizzato un ponte di comunicazione in cui è lei che comunica con loro, che è una cosa ben diversa. Avrebbe quindi continuato il suo racconto sotto ipnosi. A questo punto aveva notato che un bellissimo UFO nero, che lucidamente non aveva menzionato, aveva apparentemente seguito il loro veicolo. Quindi c'era praticamente un via vai in quella zona, cioè stiamo parlando un oggetto discoidale con la cupola che sembrava la luna in mare, un oggetto sigariforme arancione con i finestrini in mezzo alle montagne, 3 oggetti luminosi che si avvicinavano improvvisamente e ora emerge pure un UFO nero che li stava letteralmente inseguendo e che in qualche modo si ricollega al racconto dell'altra persona che, arrivando dal benzinaio, racconta di essere stato letteralmente inseguito da un UFO. Qui mi fermo un secondo perché è giusto che vi spieghi un attimo una cosa. Non stiamo parlando di paesi come l'Italia, dove regna lo scetticismo, di paesi come gli Stati Uniti, dove seppur certi argomenti sono di dominio pubblico, tra virgolette, nonostante la segretezza assoluta, eccetera, che noi conosciamo e che speriamo venga infranta dalla disclosure. Di fatto, però, siamo comunque dei paesi dove c'è molto scetticismo e la curiosità quindi viene messa da parte e viene addirittura derisa in determinati casi. Nei paesi del Sud America questo non avviene. Nei paesi del Sud America parlare di UFO, parlare di extraterrestri è qualcosa di normale che avviene pure per strada comunemente quando si incontra tra persone, in qualche modo si finisce a chiacchierare di qualcosa che è straordinario, quindi paranormale, ufologico, eccetera. È molto sentita la questione sia paranormale che ufologica, non dimentichiamo che ci sono molte religioni che sono incentrate sul paranormale nel Sud America, che alcune di queste vengono dall'Africa. E la questione aliena e ufologica sono di dominio pubblico. Non dimentichiamo che è proprio nei paesi del Sud America che si sta parlando di mummie aliene, che si sta parlando di mummie extraterrestri ritrovate in siti archeologici e che queste informazioni
vengono studiate negli ospedali e arrivano addirittura al congresso di un paese, facendo entrare in conflitto due nazioni per degli interessi. Che poi ci vogliamo credere o meno alle mummie del Perù, alle mummie di Nazca o meno, in questo momento non mi interessa, perché io stesso non me ne sto interessando più, perché per ogni notizia che dà conferma ce n'è una che smentisce, e viceversa non se ne arriverà mai a capo finché non si capirà che sono composte per metà da organismi realmente di un certo tipo e per metà sono state assemblate. Quindi si crea una confusione, un caos incredibile. L'ultima infatti notizia va a smentire ulteriormente, infatti avrebbero trovato una piombatura di dente dentro la mummia, che indica che si tratta appunto di un essere umano e probabilmente neanche così antico. Quindi lì ora chiudo il discorso, perché se no divago ed entro in merito a cose che non c'entrano niente. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è normale in Sud America, in Centro America, parlare di avvistamenti UFO, parlare di attacchi di UFO dopo gli eventi di Colares, per quanto possa essere una cosa assurda a cui possiamo non credere, è un fatto storico e non è l'unico, e ne vedremo altri questa sera, perché dopo che finirò con raccontarvi il caso di Luli Oswald, vi farò una lettura con un racconto di tutta una serie di altri casi importanti, interessanti, che riguardano il Brasile sempre, in qualche modo connessi direttamente o indirettamente, quasi tutti indirettamente, che partiranno dal 1947, se non ricordo male, anno in cui cominciano a esserci tutta una serie di manifestazioni strane e anche abduction, persino sparizioni anomale, attacchi alieni, ufologici, eccetera, a poca distanza dall'evento di Roswell. Si parla di pochi mesi, forse 2 mesi. C'è un'escalation che colpisce il Brasile da tutti i punti di vista su tutte le questioni appunto ufologiche. Quindi se ne parla normalmente, parlare di UFO non è un argomento che viene criticato, anzi è un argomento di interesse comune. Allora, qui si afferma, quindi Luli sotto ipnosi afferma di sapere, quindi ne è certa, che gli occupanti di questo strano velivolo nero sono buoni, amichevoli e ben intenzionati. Queste sono le 3 affermazioni che escono dalla sua bocca durante l'abduction, cioè durante l'ipnosi regressiva, nel momento in cui sta iniziando l'abduction. Dalla sua posizione nell'auto, quindi dal suo punto di vista, riesce a capire che sembravano avere delle facce triangolari, quindi le vede fuori dall'auto. Facce triangolari. Ricordiamoci questo particolare. Ora, attraverso la regressione, notò il grande oggetto che stava sospeso tra le 2 montagne, quindi mentre c'era l'oggetto nero, mentre c'erano i 3 oggetti luminosi che arrivavano dal mare, c'era anche l'oggetto arancione fusiforme tra le montagne. Quindi adesso sappiamo che c'erano ben 3 tipi diversi, con 3 caratteristiche di oggetti di 3 colori diversi. Questo però oggetto, durante l'ipnosi, gli ricorda un autobus con le finestre e una porta trasparente. Questa cosa ricorda molto l'evento avvenuto adesso non mi ricordo il nome, ora ve lo dico subito, al polacco che praticamente risulta essere stato addotto e su cui io vi ho proposto un video tempo fa, che ora sto andando a recuperare, perché naturalmente io
devo dirvi questo nome, quindi abbiate un attimo di pazienza che lo vado a recuperare subito. Nel frattempo, quindi vi dicevo che è associabile anche ad altri eventi che sono avvenuti. Ci sono delle caratteristiche, già abbiamo visto per esempio simili a quelle di Canneto di Caronia. Ora andiamo a vedere che ce ne sono anche di altri casi, se riesco a trovare, naturalmente, perché quello è il problema principale. Infatti non lo riesco a trovare in questo momento. Allora, ecco, perfetto, trovato. Il caso di Emilcin in Polonia, che sarebbe poi il caso di Zbigniew Blania Bolnar. Quindi vi invito a vedere questo video se ve lo siete perso, in cui il testimone cosa fa? Racconta, e poi ci vengono mostrate delle illustrazioni, è stato fatto anche un fumetto su questo caso. In assoluta serenità questo contadino viene, mentre sta camminando col carro in una strada sterrata in mezzo a un bosco, in contatto con questi due alieni che senza parlare si saltano letteralmente sul suo carro per farsi dare un passaggio. Quando lui arriva alla radura lo accompagnano verso la loro astronave, molto educati, molto gentili, esattamente come quelli che ci sta descrivendo Luli, e vede questo oggetto stagliato lì davanti a loro, che è come un autobus con le finestre, una porta che lui vede aperta, in questo caso Luli la vede trasparente, ma potrebbe essere appunto che la porta aperta sembra trasparente, oppure che sia una porta trasparente e sembra aperta, che scende come un ascensore, una sorta di scaletta che lo va a prelevare. E la stessa cosa praticamente accade anche a Luli. Allora, quindi a questo punto il grande UFO sul ciglio della strada, le due luci che c'erano iniziano a scendere verso di loro, verso il veicolo. Sempre sotto ipnosi, Luli esclama che hanno preso la macchina, cioè non hanno preso loro due dentro la macchina e portati fuori, ma hanno letteralmente preso tutta la macchina e l'hanno presa e portata in alto, quindi l'hanno presa dall'alto proprio quelle due delle tre luci che si erano avvicinate, quasi come ci fosse in corso un lavoro di squadra. Mentre dal cilindro osservano, il disco interagisce con loro telepaticamente, in comunicazione con gli alieni lei, mentre le luci che arrivano sollevano la macchina con loro dentro. Quando le fu chiesto cosa avesse preso la macchina, lei rispose una di quelle piccole luci lassù, sopra di noi, aggiungendo che ora si stavano muovendo lungo il terreno e che il veicolo era stato catturato da quel raggio di luce. In pratica, la sfera luminosa aveva imbrigliato, catturato la macchina con loro dentro, la stava trascinando sul terreno per portarla là dove gli interessava che loro arrivassero. Lei avrebbe continuato sempre sotto ipnosi, ora angosciata e visibilmente turbata dal fatto che ci fosse un intento che lei non riusciva ancora a spiegarsi. Mentre la tiravano su, quindi a questo punto non si capisce, non si è mai capito se è stata tirata fuori dalla macchina o se è stata tirata dentro l'oggetto con tutta la macchina, e si stavano quindi dirigendo verso questo oggetto di colore nero, da dove si aprì una porta dal basso. La cosa successiva che seppe fu che erano dentro l'oggetto nero, quindi il passaggio dell'ingresso non se l'è riuscito a ricordare, ma si ricorda che era dall'altra parte.
È forse interessante che ricordasse di essersi avvicinata al velivolo, ma non di esservi effettivamente entrata. Questa è una caratteristica che, secondo molti ricercatori, è comune negli addotti e che viene raccontata spesso proprio sotto ipnosi. Notò che non erano più in macchina, quindi che fosse stata presa o meno dalla macchina, con la macchina, scusate, nel momento in cui erano dentro all'oggetto nero, non erano più dentro la macchina. Tuttavia, quando descrive l'ambiente circostante, le intenzioni degli esseri che comunicavano telepaticamente con lui se n'erano andate a quel paese. Nel senso che non gli sembravano più pacifici, né benevoli, né educati e né simpatici. Come se fosse stato un inganno che gli avessero fatto per convincerli a salire e a fare quello che loro volevano. Da questo momento in poi l'atteggiamento, in effetti, sembra che sia cambiato. Le entità che circondavano i due, in questo caso Luli, perché ancora Luli qui non si è accorta che anche il ragazzo era lì con lei, le entità quindi gli appaiono diverse da quelle che aveva visto solo pochi istanti prima. Quindi prima aveva visto queste teste triangolari, ora vede qualcos'altro. Non sono le stesse facce, quindi proprio i connotati sono diversi. Inoltre avrebbe ricordato come sembravano tirarla per i capelli, trascinarla, facendogli male. Notò anche che c'erano strani tubi di vetro in tutta la stanza e fu allora che esclamò: sembrano topi. Su questa cosa mi voglio fermare un attimino per un motivo preciso. Cosa può significare sembrano topi? Innanzitutto stiamo parlando di una razza extraterrestre che è di pelle grigia e noi sappiamo che quando si parla di pelle grigia ci sono i grigi e qui c'è tutta una confusione, una baraonda che molte persone dimenticano sostenendo che si tratta di un'unica razza. In realtà, lo dico sempre, secondo le statistiche, ma anche le illustrazioni, eccetera, le razze di grigi sono all'incirca una cinquantina, ognuna con caratteristiche differenti. E tra queste io cito sempre le più importanti, che sono i grigi classici, i grigi umani, i grigi bianchi, i grigi orange, i grigi alti e le ebbe, che non sono grigi ma sono un'altra cosa. Perché sono quelle più diffuse, quelle più conosciute, tra virgolette, e anche quelle che sono più vicine alla questione delle abduction. Ora, lei vede delle facce triangolari che le ricordano la faccia di un topo. Ma se noi andiamo a vedere poi i dettagli, che lei dirà successivamente, stonano un poco con quella che è la fisionomica dei grigi. Ma non dobbiamo dimenticare che ce ne sono vari tipi e molti di questi sono poco conosciuti. Ci sono pochissime illustrazioni contenute in libri mirati, quindi di non facile accesso. Inoltre dobbiamo pensare sempre che stiamo parlando di una persona sotto ipnosi regressiva che ha vissuto un trauma e con una cultura che è diversa dalla nostra, diversa da quella degli americani. Motivo per cui anche l'impostazione del racconto, motivo per cui anche il modo di interpretare i dati, di vedere diciamo le dinamiche e persino le descrizioni può variare ed essere soggetto a interpretazioni che in qualche modo deviano in una direzione differente da quella degli altri. Ma ci arriveremo appunto un passo alla volta. Ogni tanto bevo, altrimenti poi non posso parlare più. Quindi comincia quello che
l'esame medico, cioè la vera e propria abduction dal punto di vista traumatico. Luli è visibilmente angosciata mentre è sotto ipnosi e sta parlando appunto di quello che ha vissuto. Continua a provare comunque e a descrivere quelle strane creature apparentemente ripugnanti, proprio vengono definite in questo modo, che la circondavano in questa stanza simile ad un ospedale, quindi asettica, piena di fili, di tubi, di luci, eccetera, e strana ancora di più di quella di un ospedale. Avrebbe detto senza pensarci che erano orribili, quindi prima ripugnanti, poi orribili, li ha paragonati a dei topi, quindi dovevano essere effettivamente per lei proprio sconvolgenti, e che le loro orecchie hanno la forma di quelle dei topi. E allora qui qualcuno potrebbe dire subito: ma che c'entrano i grigi? Perché hai citato i grigi? Ora ci arriviamo. Orecchie grandi e brutte come quelle dei topi. Dove avrebbe dovuto esserci la bocca c'era solo una piccola linea, esattamente come per i grigi. Affermava che stavano in piedi su piedi simili a quelli di un'anatra, cioè erano piccoli palmati, e che avevano generalmente un aspetto ripugnante. Vedete come ribatte su questo punto. Erano alti all'incirca quanto un bambino medio, cioè più o meno quanto un grigio, con braccia particolarmente sottili, come un grigio, rispetto al resto del corpo. Avevano anche un naso lungo e sottile, un collo sottile ed erano del colore dei topi, un grigio nauseante. Allora, gli unici particolari che stonano con il volto di un grigio sono il naso piccolo e lungo e le orecchie grandi come quelle di un topo. Ma se andiamo a prendere di fatto il volto di alcune tipologie di alieni grigi e lo confrontiamo con quello che lei descrive, non sono del tutto dissimili. Al contrario, sono uguali, proprio sovrapponibili, ma dobbiamo immaginarci un grigio che, anziché avere la faccia schiacciata qua con la fessura e l'assenza di naso o appena accentuato, una sorta di piccola proboscide e due orecchie grandi. Ma la forma del cranio, i grandi occhi scuri, in questo caso forse un po' più tondi, meno a mandorla rispetto a quelli di grigio, la bocca a fessura e quindi la forma a cuore, a triangolo che stringe verso il mento, eccetera, sono tipici di tutte le razze dei grigi. Inoltre si ricorda che erano stranamente ricoperti da una sostanza appiccicosa su tutta la pelle. Non sembravano apparentemente indossare vestiti come i grigi, anche se non era sicuro che la loro pelle non fosse effettivamente quella parte che si vedeva o fosse invece un indumento che simulava la pelle. E anche questo è un fatto che ricorda molto i grigi, così come la sostanza appiccicosa che ricorda un po' il gel per le ecografie, è tipico in molte abduction fatte da grigi e non solo dei grigi. Il fatto che ne fossero in qualche modo spalmati induce a pensare che fosse qualche sostanza protettiva che loro si mettono che gli consente di vivere, di stare nel nostro ambiente senza subire delle conseguenze. Gli fecero tutta una serie di esami e procedure con dei fasci di luce anziché degli strumenti veri e propri fisici come normalmente ci si aspetta. Fu a questo punto che FG, il ragazzo, viene notato da Luli mentre è disteso su un tavolo vicino a lei. E quindi ci viene descritto questo tavolo che ricorda un bianco pallido, quasi marmoreo, mentre vede questo ragazzo che gli sembra morto in quel momento, cosa che l'angoscia ancora di più perché è ovvio che già sei stato costretto
a salire su un velivolo che sai non essere terrestre, da esseri che consideri orribili, nauseanti, spaventosi, che non ti fanno una bella impressione, e vedi la persona che era con te, che ti sembra apparentemente morta su un altare, sicuramente non fa un gran bell'effetto. Molte persone affermano di avere vissuto esperienze simili a queste di Luli, ed in effetti, se andiamo ad analizzare le persone che fanno racconti dei particolari minuziosi durante le abduction, spesso risulta che questi ambienti sono pieni di luce, particolarmente luminosi, mentre tutto intorno sembra essere tutto buio, sono ricchi di tubi, non di attrezzature, le pareti spesso sono bianche o trasparenti, i luoghi sono asettici come gli ospedali, all'interno si trovano soltanto uno, massimo due, in alcuni casi qualcuno in più, di letti, che in realtà sembrano degli altari sacrificali in marmo bianco, in granito bianco, che sono assolutamente gelidi, e via discorrendo, e che i malcapitati vengono in qualche modo messi su questi, immobilizzati, e gli vengono fatte le analisi, gli esami o addirittura degli interventi e delle cose abbastanza sconvolgenti per la maggior parte delle persone. La cosa successiva che realizza era che era passata da sdraiata, quindi non era più coricata, si trovava sdraiata a faccia in giù, a seduta sul tavolo, perché lei non lo definiva un lettino ma un tavolo, come fosse un tavolo operatorio, di pietra, seduta. Le strane creature stavano concentrando la loro attenzione tutte su orecchie e naso, e usavano lo stesso tipo di raggio di luce per esaminare prima le sue orecchie e poi il suo naso, causandogli dei dolori terrificanti, lancinanti, ma nonostante questo lei era come immobilizzata, non si poteva muovere. Forse uno dei dettagli più intriganti che Luli ricorda e racconta durante le ipnosi regressive sono l'aroma costante di zolfo durante l'incontro, che sicuramente in un ambiente forse più legato a questioni occultistiche, demonologiche, eccetera, possono pensare che si tratti di qualcosa di demoniaco, di legato ai demoni, ed in effetti l'oggetto nero dove portano potrebbe ricalcare ancora di più la questione. In realtà dobbiamo considerare che il fetore, tra virgolette, dello zolfo è un fetore che viene riprodotto da diverse cose in natura, per esempio nelle terme spesso lo sentiamo, eccetera. Quindi è un odore che ha diciamo delle caratteristiche facilmente replicabili, tra virgolette. È un odore che si verifica spesso nelle abduction, così come anche il fetore di urina, quindi di ammoniaca. Sono dei cattivi odori che vengono percepiti spesso e che spesso sono imputabili proprio alle razze dei grigi e al loro cattivo odore. Avrebbe continuato dicendo, sempre sotto ipnosi, ricordiamoci che questo odore la rendeva difficile respirare, anche se c'era molto ossigeno nella stanza. Questo forse dà un'idea di quanto pungente dovesse essere l'odore. Allora, qui devo aprire e chiudere di nuovo una parentesi. Quando si parla di casi di abduction, ed in particolar modo proprio di quelli brasiliani, anche là dove ci sono state interazioni strane, addirittura con rapporti sessuali e cose, diciamo, che nell'ambiente delle abduction avvengono in casi piuttosto rari, in percentuali bassissime, cioè tipo sotto il 10, sotto il 15-10% dei casi, e a secondo della zona dove ci troviamo, questo magari ha una percentuale più bassa, una percentuale più alta, e probabilmente la cosa è imputabile ad una maggiore o minore presenza di una razza che farebbe appunto esperimenti, abduction, eccetera. In Brasile
questa cosa diciamo che è stata nell'arco del tempo, sin dalla fine degli anni 40, più frequente rispetto forse a tutto il resto del mondo, e ha riguardato principalmente contadini, pescatori, persone che in qualche modo erano diciamo di ambienti subculturali. Fatemi passare questo termine senza nessuna offesa, ma ovviamente stiamo parlando di un periodo storico e di una terra dove la scolarizzazione era veramente bassissima, l'ignoranza era la norma, quindi ad una categoria di persone piuttosto specifiche. Questi esami praticamente potevano avere in alcuni casi lo scopo di preparare in qualche modo all'ibridazione della specie. Ora non voglio entrare in merito alla questione, ma quando l'Uli, che tra diciamo la media delle persone, sicuramente con una cultura maggiore, vede il ragazzo apparentemente morto, nudo, eccetera, si convince che lei era fuori posto, cioè non aveva alcun senso che avessero preso lei, che era una donna già grande, avanzata in età, non poteva più avere figli, eh, non aveva più probabilmente neanche una vita sessuale, era in menopausa già da tempo, eccetera, eccetera. Quindi lo scopo dell'abduction era prendere il ragazzo. Lei probabilmente era stato un contrattempo, o forse, qui fa un po' sorridere la cosa, non si erano resi conto dell'età e naturalmente dell'impossibilità ad avere figli, eccetera, quindi l'hanno presa insieme al ragazzo nella convinzione di poter sfruttare, tra virgolette, per qualche ragione anche lei, ma si rendono conto che non gli serviva assolutamente a nulla, e quindi dopo aver fatto i loro esami medici, i loro accertamenti, che comunque la lasciano traumatizzata, la lasciano, tra virgolette, in pace e si vanno a dedicare tutti esclusivamente al ragazzo. Secondo sempre le sue rivelazioni durante la regressione ipnotica, le creature erano particolarmente interessate infatti ad FG, mentre lei, come si è stabilito, non era di alcuna utilità per loro. Si potevano anche risparmiare di prenderla e traumatizzarla. Avrebbe sostenuto che questo era dovuto al fatto che il giovane aveva una mente più aperta di lei. In realtà non era così. Ciò che forse è interessante qui, però, è che molti ricercatori, investigatori di incontri di rapimento hanno in genere scoperto l'esatto contrario, cioè che la particolare attenzione durante le abduction viene indirizzata tutta ai soggetti femminili, raramente ai soggetti maschili. Quindi qui avviene una cosa ancora più anomala, cioè il soggetto di interesse maschile anche in presenza di un soggetto femminile. In effetti, almeno secondo alcuni, sembra essere uno degli impulsi che spinge proprio al rapimento alieno, quindi tra gli interessi degli extraterrestri che ci siano donne in particolar modo fertili e utilizzabili per l'ibridazione della specie, con alcuni che arrivano persino ad affermare che contribuiscono appunto a un programma di ibridazione. Affermava inoltre che più guardava le strane figure, più sembravano delle bambole, dei fantocci. Ciò la portò a chiedersi cosa fossero queste creature. Inoltre, per ragioni che non sapeva spiegare, aveva l'impressione che queste stesse creature stessero conducendo una sorta di ricerca e che questi tipi di rapimenti avessero avuto luogo molte volte, quindi che magari anche lei stessa era già stata vittima di queste abduction. Forse una delle affermazioni più intriganti di Luli durante questa sessione è stata che l'incidente non era reale, ma è accaduto lo stesso. Che significa che l'incidente non era reale, ma è accaduto lo stesso? Come la conversazione sui dischi volanti prima che l'incidente iniziasse. Torneremo su questo argomento tra un momento, quindi mettiamolo un attimo di lato, ma non lo dimentichiamo.
La cosa successiva che realizzò fu che era di nuovo in macchina con FG. Era finito tutto e lei era di nuovo in auto. Entrambi erano di nuovo completamente vestiti, ma FG aveva ancora l'espressione da cadavere sul viso. Improvvisamente la macchina cominciò a sobbalzare e a vibrare come aveva fatto prima. Poi, senza che lei si rendesse conto di come fosse accaduto, il motore della macchina si mise a funzionare da solo ed FG si ritrovò completamente sveglio, con un aspetto normale, con un colorito normale e apparentemente stava guidando la macchina. Ci sarebbero state ulteriori informazioni e intuizioni delle sessioni di ipnosi che provenivano da lui. Avrebbe infatti spiegato che attraverso un particolare essere simile a un ratto aveva appreso che queste strane creature, queste strane entità, come le definisce lei, provenivano dall'Antartide. Non ha spiegato se fossero indigene di questa regione o semplicemente arrivate da un altro mondo e avessero fatto di questa parte del pianeta la loro casa. Ha inoltre affermato che ci sia un tunnel di ingresso sotto il mare in Patagonia che conduce a un altro mondo. Ovviamente queste due affermazioni non sono mai state confermate in alcun modo, però è interessante quando si tratta di alieni e Antartide, che è un tema ricorrente, così come quello di antichi tunnel che andrebbero verso altri mondi, che addirittura fu ripreso persino dai nazisti. Poi ha continuato dicendo che mentre la maggior parte delle entità dall'aspetto di topo, lo ribadisce costantemente, erano indifferenti agli esseri umani, esattamente come avviene per i grigi, questa in particolare, quindi una sola, era di origine diversa. Vi ho detto che sono di razze diverse i grigi. Ed era stata anch'essa rapita, cioè era simile a loro, ma non uguale, non proveniva dallo stesso luogo, aveva un atteggiamento diverso, non ostile, e anch'essa era stata rapita e si trovava lì per questo motivo. Tuttavia, i ricordi apparenti sono un po', diciamo, meno certi nella seduta in cui afferma queste cose, e sono meno accurati. Suggerisce che l'estraneo, quindi che questo tipo, era stato salvato durante un incidente con un veicolo che si era trovato in difficoltà. Vi ricorda qualche cosa? A me ricorda molto il primo UFO di Roswell ed è quello precipitato nel 47 con un solo presunto superstite. A questo punto dovremmo dire che molto di ciò che Lully ha raccontato di queste creature e delle presunte informazioni telepatiche che le ha passato risultano un po' sospette ed alcuni ricercatori e persino agli investigatori dell'epoca dovrebbe essere preso con le pinze e quindi diciamo, ci si propone il tutto in modo da dubitare della sua parola, ma fino ad un certo punto. Questo ci costringe a chiederci infatti se dobbiamo accettare per oro colato tutto quello che ha detto prima, quando rischiamo invece di mettere in discussione un'affermazione sotto ipnosi che si scosta da tutte le altre. Sembrerebbe quindi che a meno che non accettiamo automaticamente che tutto è vero o tutto è falso, potrebbe essersi trattato quindi di un sogno, di qualcosa che è stato confuso parzialmente con la realtà, eccetera, eccetera. Insomma, le solite banalità, le solite scuse che spesso vengono utilizzate in qualche modo per raccontare negativamente determinati episodi e andarli quindi a prendere in giro, smontarli, eccetera. Questa conversazione è stata intenzionalmente inserita nel suo subconscio in modo tale da impedirle di raccontare la vera natura di ciò di cui si è parlato. Questa affermazione viene fatta dai ricercatori, ma perché viene fatta dai ricercatori? Perché il fatto che un ricordo durante l'ipnosi regressiva si discosti di troppo dagli altri
mentre gli altri risultano essere coerenti e assolutamente veritieri, ci porta ad un dubbio, che è molto lecito. È stato instillato un falso ricordo affinché in quel momento lei non debba ricordare una cosa, ma ne debba ricordare un'altra, in questo caso positiva? Punto interrogativo. Questa è una cosa che nelle abduction avviene molto frequentemente: la sostituzione di un ricordo, la cancellazione di un ricordo, la messa in atto di un blocco nei ricordi. Sono tre cose che vengono fatte proprio per impedire, persino durante una potente seduta di ipnosi regressiva, di riuscire a beccare un determinato ricordo, che può essere troppo traumatico e dare delle risposte troppo diciamo importanti e certe alla persona che è stata addotta e quindi si è sottoposta ad ipnosi regressive. Ci sono sicuramente molti dettagli su cui riflettere riguardo a questo incontro, che da una parte rimane affascinante e dall'altra è assolutamente inquietante. Le domande che nascono spontanee sono tantissime. Perché tre oggetti differenti si ritrovano a bersagliare le stesse due persone nello stesso momento? Perché sembrano collaborare tra loro? Perché non vengono presi all'andata ma al ritorno? Come mai vengono coinvolte altre persone e addirittura c'è chi è stato inseguito, c'è chi ha avuto dei danni all'automobile, chi ne è uscito addirittura ferito, anche se questi dettagli non vengono in qualche modo menzionati, perché probabilmente chi ha vissuto questa esperienza ha lasciato la testimonianza ma non ha dato il permesso di trascriverla. Potremmo fare bene a richiamare l'attenzione su uno strano incontro che si è svolto nelle prime ore del Kentucky nel 1957. Lasciamo il caso di Luli. E adesso andiamo a vedere tutta una serie di casi indirettamente legati per piccole sfaccettature, molti dei quali, non tutti, sono avvenuti nel territorio del Brasile. Quindi Kentucky 1957, siamo negli Stati Uniti. Alcune entità molto simili attaccano una fattoria durante la notte, quindi con la faccia da topo, quindi come dei grigi con le orecchie enormi. Venendo infine respinte, sentite questa storia, sembra un fumetto alla Tex Willer, dai contadini che fanno un fronte comune armati di fucili e li pigliano a schioppettate. Si tratta di entità simili a folletti, simili a topi, che potrebbero essere le stesse della faccia di topo viste da Luli Oswald. Se torniamo al fatto che, secondo quanto riportato nel loro resoconto, i due stavano parlando di come si sarebbero sentiti se avessero visto un UFO, potremmo considerare se questo avvistamento sia seppur una prova provvisoria dei meriti della teoria dell'internet psichico. Vediamo cos'è. Se ci ricordiamo nella sua forma più elementare, la teoria di Psychic Internet suggerisce che, sebbene molto reale, il potere della suggestione collettiva può di fatto causare la comparsa di cose come gli UFO. Sono già oggetti fisici che è la manifestazione delle nostre menti. Cioè, si sta affermando che la mente, convinta e per paura di vedere una cosa, la materializza fisicamente e non solo mentalmente. A me sembra una stupidaggine. Quindi vado avanti, vi lascio lì con questa cosa che i ricercatori americani gli etichettarono sopra come possibilità. Come scrive Granchi nel suo rapporto, quindi l'assistente,
È perfettamente possibile che il grande UFO fosse un generatore di energia per gli altri tre e che le informazioni raccolte dalle menti umane vengano trasmesse telepaticamente ad una qualche base a distanza, tipo raccolta dati, sondaggi. Dobbiamo anche tornare al dettaglio che sembrava essere FG ad interessare i rapitori durante questo incontro e non Luli stessa. In molti resoconti sono spesso le donne ad apparire il maggiore interesse per questi apparenti visitatori alieni, sebbene questo interesse non sia certamente esclusivo e non dobbiamo dimenticare che ci sono quelli generazionali, quelli familiari e via discorrendo. Ci sono casi storici, ve ne porterò uno o due in futuro, casi storici di abduction di intere famiglie prese in contemporanea. Potrebbe essere che questa razza di alieni sia diversa da quelle descritte in altri casi di rapimento, solitamente alieni grigi, e quindi abbia un programma di obiettivi diversi? È lecito pensare che possa essere così. O potrebbe essere semplicemente che Luli stessa non fosse in età fertile e forse sarebbe stata di interesse per questi apparenti extraterrestri se fosse stata semplicemente più giovane, e anche questa è una possibilità. Inoltre questi incidenti è solo uno dei tanti incontri simili con entità umanoidi provenienti da questa parte del mondo, cioè dalla zona dell'Antartide e dalla zona del Sud America. Facciamo un salto ad un'altra storia del Brasile. In particolare lungo le zone costiere che si affacciano sull'Oceano Atlantico meridionale è un punto caldo di attività UFO, da sempre, sia prima che dopo l'incontro di Luli Oswald ed FG e, cosa ancora più importante, molti di essi coinvolgono entità apparentemente aliene o umanoidi. Abbiamo esaminato le fotografie UFO di Barra de Chuca, quella che vi ho mostrato prima dovrebbe essere una di queste fotografie, ad esempio in precedenza. Forse uno dei più intrigati di questi altri casi si verificò un decennio prima, nel luglio del 1947, quindi rispetto a quello del Kentucky, solo poche settimane dopo l'incidente di Roswell nello stato di San Paolo del Brasile. L'incontro fu portato all'attenzione del mondo intero da João Martins nell'edizione del maggio 1961 dell'Apro Bulletin. Ragazzi, qui io devo leggere perché non mi posso ricordare i dati e le cose di tutto. Secondo il rapporto, il topografo José Higgins udì un fischio improvviso che sembrava provenire dall'alto mentre era impegnato nel suo lavoro. Nel pomeriggio del 23 luglio alzò lo sguardo e vide un oggetto a forma di lente scendere dal cielo diurno. Continuò a guardare con stupore mentre il bizzarro oggetto atterrava a circa 150 piedi da dove si trovava. L'oggetto era alto circa 15 piedi e largo 150 piedi. Sembrava fatto di una specie di metallo grigio e bianco ed era attraversato da tubi di diverse direzioni, da cui sembrava provenire lo strano fischio. Avvicinandosi notò che il veicolo futuristico era appoggiato su gambe metalliche. Notò anche una finestra di vetro nero. Dopo averla fissata per diversi istanti, si rese conto che c'erano due figure dall'altra parte del vetro che lo osservavano. Poi una porta cominciò ad aprirsi nella parte inferiore del velivolo. Dalla porta uscirono tre figure umanoidi, ciascuna alta circa 2,5 metri, ognuna indossava una tuta trasparente, gonfia e aveva una scatola di metallo sulla schiena, praticamente come gli astronauti. Sotto le tute indossavano pantaloni corti e quella che sembrava una maglietta, anche se il materiale sembrava essere qualcosa di simile alla carta. Ognuna delle figure sembrava identica, con teste glabre e grandi occhi rotondi, oltre a gambe eccessivamente lunghe, e anche qui ricordano le figure dei grigi alti. Una delle figure gli puntò una barra di metallo e gli fece cenno di muoversi verso il velivolo, in pratica li minacciò con un'arma. La classica barra di metallo che viene utilizzata per stordire e addormentare le persone prima delle abduction, che serve a mandare fondamentalmente una scarica elettrica.
Lo fece guardando attraverso la porta aperta e vedendo una porta interna che era collegata ad una specie di tubo. Non sapendo cosa fare, ma rendendosi conto di essere in compagnia di qualcosa che molto probabilmente non era di questo mondo, fece loro dei cenni come meglio poteva e chiese da dove venissero. Sembrarono capire mentre disegnavano un oggetto rotondo sul terreno circondato da 7 cerchi più piccoli. Indicarono il settimo come per indicare che provenivano da lì. Ancora una volta gli fece segno di salire a bordo del velivolo, ma lui era più titubante e rimase dov'era. Della serie, ma perché devo salire? Ma che me ne frega. Poi frugò nel portafoglio e tirò fuori una foto di sua moglie. E pensava fra sé e sé, aspetta che ora vedo se li riesco a impietosire e non mi faccio rapire. Ancora una volta, usando gesti ed espressioni, cercò di far capire che non voleva lasciarla indietro. La faccia del coraggio, così si portavano pure la moglie. Sembrava che avesse capito che gli fecero segno che poteva andarsene se lo desiderava. Aveva ottenuto quello che voleva, era libero di andarsene. Dopo aver fatto diversi passi di distanza dalla scena, si voltò per guardare indietro per un attimo. Molto perplesso, aggiungerei, affermò che quando si voltò li vide giocare come dei bambini, saltare in aria e lanciare enormi pietre per un periodo di alcune decine di minuti in cui rimase lì fuori in piedi ad osservarli, sbalordito, guardandosi intorno, guardando l'ambiente circostante, finché non la smisero di giocherellare con i materiali che si trovavano nella zona, si guardarono in faccia e risalirono sul veicolo e se ne partirono ad altissima velocità. Questo è uno dei racconti più strambi, ma anche simpatici, che ho mai letto riguardo a casi appunto di tentativi, in questo caso neanche di abduction. Ce ne sono altri che arriveranno fra poco invece che non sono per nulla carini e positivi. Dino Kraspedon scrive in un altro presunto resoconto con entità umanoidi in Brasile, in My Contact with Flying Saucer, l'incidente è avvenuto nel novembre del 1952, quando Kraspedon in Brasile aveva trascorso i 3 giorni e le 3 notti precedenti sui monti Angatuba nel Paraná. Aveva visto, tra l'altro il Paraná è una zona pure non solo di avvistamenti UFO, ma anche di avvistamenti di alieni e di giganti. Aveva visto delle strane luci nel cielo la sera precedenti, tuttavia quella notte una di queste, un oggetto a forma di disco volante, è atterrata lì vicino, con l'equipaggio extraterrestre del veicolo che usciva. Avrebbe affermato di essere stato invitato a bordo del veicolo e di essere rimasto a bordo per circa un'ora. Curiosamente o meno, Kraspedon avrebbe affermato che queste entità avevano affermato, a tante affermazioni, di vivere su una delle lune di Giove. Se vi ricordate, nel resoconto precedente, quando il tizio gli chiede da dove vengono, gli disegnano un sistema solare o quello che sembrava essere un sistema solare, e gli indicano il 7° pianeta come loro luogo di origine. Qualcuno ci vede in questa possibilità, cioè nelle lune di Giove, e che quindi la 7ª luna di Giove nella realtà sarebbe il luogo da cui proverrebbe questa razza aliena. Più o meno nello stesso periodo dell'esperienza di Kraspedon, un altro incidente, in un incontro ravvicinato con un apparente alieno, si verificò a Cubatao, un particolarmente straziante. L'incidente è giunto al file Analigia Santos Francisco di Ufovia. Secondo il rapporto, una bambina di 9 anni stava giocando fuori con i suoi fratelli e i loro amici quando una raffica improvvisa di vento forte, inspiegabile, senza alcuna ragione, li ha travolti e ha disperso il gruppo. Prima che il gruppo si rendesse conto di cosa stava accadendo, uno strano oggetto più o meno delle dimensioni di un autobus, ed ecco che nuovamente viene citato l'autobus con le finestre, si stava dirigendo nelle loro direzioni. Rimase immobile per un momento prima che si aprisse una porta che ricordava ai bambini un ascensore. Lo stesso visto da Luli, lo stesso visto dal polacco e in altri casi.
Quasi subito dopo l'apertura della porta, un oggetto simile a una freccia emerse dall'interno. A questo punto i bambini si spaventarono intensamente e corsero via alla ricerca di un posto in cui nascondersi. Fu a questo punto che la bambina di 9 anni si rese conto che il suo fratellino non si vedeva da nessuna parte. Dopo essere tornati di corsa a casa e aver informato i genitori, loro e diversi vicini iniziano la ricerca del ragazzo scomparso, del bambino scomparso. Tuttavia i loro sforzi si sarebbero rilevati assolutamente infruttuosi e il bambino continuava a essere scomparso almeno fino al calare della notte. Cosa accade al calare della notte? Di punto in bianco, il Dipartimento di Polizia locale ha ricevuto una chiamata su un ragazzino che era stato trovato vagare in una città vicina, a diversi chilometri di distanza, in stato confusionale. La famiglia è stata avvisata, si è recata in auto sul posto, ha trovato il ragazzo scomparso e se l'è riportato in stato di shock. Ha affermato di non ricordare nulla di ciò che gli era accaduto e di sentirsi gravemente malato. Aveva effettivamente un'altissima febbre, vi ricorda qualcosa? Il caso, per esempio, di Pierfortunato Zanfretta, che veniva ritrovato sempre febbricitante. Particolarmente alta, c'erano diverse strane eruzioni cutanee sulla pelle, come nel caso famoso americano, non ricordo il nome, di quel geologo che venne investito dalle radiazioni dell'UFO e si ritrovò praticamente tutte le tipo forme di griglia, da ustione, eccetera. E tragicamente il ragazzo muore poco dopo, cioè alcune settimane dopo. Secondo il rapporto medico ufficiale, mostrava segni di una malattia da radiazione, quindi era stato contaminato dalle radiazioni dell'UFO, che lo avessero preso o meno ne generarono la sua morte. Un altro avvistamento di una strana figura umanoide ci giunge dagli archivi di Antonio Faleiro, che racconta l'incontro di Maurizio Rangel a Passatempo a Minas Gerais, quindi dovremmo essere Minas Gerais più a sud. Il testimone ha affermato di aver visto una strana figura umanoide trasparente o immateriale che correva zig-zag attraverso un campo. A un certo punto la strana entità sembrava correre attraverso una recinzione di filo spinato come se essa non ci fosse, come quindi se avesse un corpo in realtà immateriale. Il testimone ha osservato la figura finché non è scomparsa nel bosco vicino. 2 anni dopo l'apparente ondata di incidenti umanoidi del 1952, incidenti degli umanoidi del 1952, quindi non stiamo parlando più di UFO, cioè di oggetti volanti non identificati, ma di alieni umanoidi. Un altro incontro extraterrestre, perché viene etichettato così, si verificò nei pressi del fiume Pardo, nella notte del 4 novembre. Secondo il racconto riportato dal libro Flying Saucer The Startling Evidence di Coral Lorenzen, José Alves stava pescando di notte sul fiume Pardo, quando individuò un bizzarro oggetto in alto. Ciò che lo preoccupava di più era che lo strano velivolo sembrava dirigersi nella sua direzione, tanto per cambiare. Ti prendono di mira e ti arrivano addosso. Mentre si avvicinava, notò un distinto movimento oscillante, alla fine atterrò lì vicino. Alves avrebbe descritto l'oggetto come 2 catini messi insieme ed era largo circa 10-15 piedi. Rimase dov'era, quasi bloccato sul posto con un misto di paura e curiosità. Diciamo che ricorda un pochino l'UFO a forma di bilanciere, che a detta del Dipartimento della Difesa sarebbe tra i più rari visibili, ma che secondo me invece non sono poi così rari. Un'apertura come una finestra apparve nel velivolo e ne emersero 3 figure umanoidi. Ognuna era più bassa di un maschio adulto medio, quindi di un uomo medio, indossava una calotta cranica
con abiti attillati, quindi aveva un casco e abiti attillati. A questo punto la paura percorse il corpo del testimone, che fino allora non aveva capito un cavolo. Le tre creature, tuttavia, adesso sono creature, anche se umanoidi, sembravano indifferenti a lui e sembravano essere impegnate a raccogliere foglie. Gli stavano facendo tranquillamente i fatti loro, fili d'erba, altra vegetazione del terreno. Poi osservò una delle creature prendere un tubo di metallo lucido e poi prendere un campione d'acqua del fiume. Stavano facendo una bella scampagnata, una gita in vacanza, prelevando materiale qua e là. Questo è un dettaglio interessante. Poiché molti di questi incontri ravvicinati con alieni apparentemente umanoidi presentano dettagli di loro che raccolgono campioni del terreno e da riserve idriche vicine, questo potrebbe suggerire che almeno alcune di queste strane visite siano il risultato di una raccolta di informazioni sull'ambiente del pianeta. Sia affermazione che domanda qui. Vi ricordo che non è la prima volta che trattiamo l'argomento di sondaggi, carotaggi, prelievi di materiale dal terreno in campagna, eccetera. Se vi ricordate, abbiamo affrontato anche dei casi specifici qui in Italia. Prima che Alves si rendesse conto di cosa stava succedendo, le tre creature tornarono all'improvviso al velivolo con prontezza. Non appena furono dentro, questo si sollevò in aria e svanì in lontananza, rimanendo per tutto il tempo completamente silenzioso. Cioè neanche lo hanno calcolato minimamente. Alves tornò rapidamente in città, dove non ci volle molto perché la sua storia circolasse nella comunità e sui media locali. Molti residenti avrebbero affermato che era un uomo affidabile e che difficilmente avrebbe inventato una simile affermazione, e che gliene poteva tornare, tra l'altro. Tra l'altro all'epoca Alves non aveva sentito nulla di alieni o UFO e credeva invece che le creature fossero dei piccoli diavoli. Un altro incontro intrigante, forse non da ultimo per le prove fotografiche che lo accompagnavano, avvenne solo 3 anni prima dell'incidente di Luli Oswald, il 12 maggio del 1976 a Passo Fundu. Secondo il rapporto dell'edizione di novembre 1978 del bollettino APRO, verso le 10 del mattino in questione Joshua da Silva e Cesareo Goncalves si stavano dirigendo verso Passo Fundo quando notarono un oggetto sferico metallico argentato in alto. Il testimone avrebbe poi ricordato che l'oggetto aveva la forma del pianeta Saturno, con un anello attorno al suo centro, ovviamente attaccato, non un anello che gli girava intorno. Goncalves rallentò un po' il veicolo, ma rimase diretto verso lo strano oggetto, fermando infine l'auto quando era a circa 130 piedi da esso. Notarono come l'esterno del velivolo avesse un aspetto metallo spazzolato e fosse largo circa 25 piedi. Non appena l'auto si fermò, da Silva infilò la mano nella borsa per recuperare la sua macchina fotografica Kodak Rio. Poi l'oggetto cominciò a scendere leggermente, spingendo da Silva a sollevare la macchina fotografica e a scattare una foto. Riuscì anche a scattarne un'altra prima che il velivolo partisse nella direzione opposta. Nel giro di pochi secondi era completamente scomparso. Quando le fotografie furono esaminate poco dopo, non sono riuscito a trovarle naturalmente, non c'erano prove che fosse una bufala e furono dichiarate genuine e credibili. Potete vedere le foto, non sono pervenute, quindi niente. La sera del 23 marzo 1978, João Ignacio Ribeiro, 67 anni, stava passeggiando lungo la spiaggia guardando l'acqua quando notò un bizzarro oggetto circolare che si dirigeva nella sua direzione sopra l'oceano. Poteva vedere una cabina nella parte superiore del velivolo con 3 finestre distinte, mentre lungo il lato lampeggiavano luci multicolore di blu, verde e giallo. Avrebbe stimato che l'oggetto fosse largo circa 30 piedi. Il velivolo alla fine si fermò e rimase sospeso nelle acque a breve distanza. Notò come l'acqua direttamente sotto il velivolo sembrava reagire alla sua presenza. Più pressanti però erano le 2 figure che apparentemente si erano fatte strada verso la cima del velivolo.
Ognuna era alta circa 3 piedi e indossava delle tute attillate grigie. Avevano entrambe una testa senza peli e occhi particolarmente grandi. Ognuna delle creature sembrava avere strani dispositivi nelle mani, uno dei quali sembrava molto simile ad un aspirapolvere. Il testimone guardò con stupore mentre gli esseri iniziavano a usare questo dispositivo. Gli sembrò come se stessero estraendo acqua dal basso. Ciò continuò per circa 10 minuti prima che facessero il ritorno all'interno dell'oggetto portando con sé i dispositivi. Diversi istanti dopo l'oggetto si sollevò in aria e le acque divennero ancora più instabili mentre lo faceva. A questo punto il testimone era più che spaventato e così si voltò e corse via. Ma non lo vide andarsene. Poco più di un anno prima dell'incidente di Luri Oswald, avvenuto l'11 luglio 1978 ad Alto da Mooka, una madre di 44 anni avrebbe incontrato 2 entità umanoidi. Secondo un articolo apparso su UFO News Brasil, la donna era a casa a guardare la televisione verso le 23 mentre i suoi 3 figli dormivano nella loro stanza. Notò come il cane di famiglia avesse iniziato a comportarsi in modo strano, piagnucolando mentre si muoveva per casa da una stanza all'altra come se cercasse di uscire. Fu mentre la testimone si stava dirigendo verso la porta che sentì un rumore meccanico che sembrava provenire dall'esterno. Con cautela aprì la porta d'ingresso. Lì, proprio di fronte a lei, c'erano 2 umanoidi bassi, uno dei quali si librava a breve distanza dal suolo. Dietro di loro un velivolo di forma ovale era appoggiato su 3 gambe metalliche sul terreno. Poi uno degli umanoidi si avvicinò a lei e le fece un gesto per farle mantenere la calma, percependo ovviamente la paura che le stava attraversando. Notò che l'altro umanoide sembrava esaminare il terreno come se stesse cercando qualcosa. Questi si perdono tutti. Tutto si perdono. Fu allora che si rese conto di essere semi-paralizzata, riuscendo solo a muovere le braccia per una breve distanza dal petto. In seguito avrebbe descritto le 2 figure come alte circa 4 piedi, con ciascuna che indossava elmi metallici rotondi sulla testa e tute argentate attillate. Quando riuscì a sbirciare dentro quei caschi, notò che la loro pelle appariva giallastra e sembrava priva di bocca. Al suo posto c'era una specie di strana piastra metallica che ricorda un po' la parte della bocca dei Dargos di Zanfretta, anche se quelli erano 3 metri e mezzo e non 3 piedi e mezzo. Notò inoltre che le loro teste erano troppo grandi per le loro strutture altrimenti sottili, tipico dei grigi orange, e questo si spiegherebbe il colore della pelle giallastro. Il testimone notò che il secondo umanoide stava ora fluttuando verso il velivolo luminoso dietro di loro. Pochi istanti dopo anche l'umanoide più vicino a lei fluttuò verso il velivolo in attesa. Quando arrivò lì, tirò fuori un contenitore di metallo dalla cintura. Questo immerse immediatamente l'intero cortile in una luce coerente gialla che il testimone descrisse anche come solida. L'umanoide avrebbe spostato questo raggio di luce in vari punti del cortile e lo avrebbe puntato nella cucina del testimone. Quindi tirò fuori un altro contenitore che sprigionò una nuvola di fumo che avvolse i 2 umanoidi. Qua sembra di vedere le attrezzature dei ninja che vengono lanciate come fumogeni per far sparire nel nulla. Cominciarono a dirigersi verso il velivolo. Uno di loro si fermò per un attimo, fece cenno alla donna di andare con loro. Lei rimase fermamente dove si trovava, chiamava Sheba, con l'umanoide che alla fine si voltò da lei ed entrò nel velivolo. L'oggetto iniziò quindi a sollevarsi in aria. Mentre lo faceva, tuttavia, il testimone intravide un'altra strana figura attraverso quello che sembrava un oblò, anche se non ne poteva essere certa. Nel giro di pochi secondi l'oggetto era scomparso alla vista in un lampo di luce gialla. Poco più di 6 mesi prima dell'incontro con Luli Oswald, vedete come tante cose sono accadute nello stesso momento, si verificò un incidente nella regione del Minas Gerais, quindi nuovamente Minas Gerais. Secondo un articolo intitolato UFO Abduction at Mirassol del dottor Walter Buehler,
Guilherme Pereira e del professor Ney Mattiel Pires, poco prima delle 18 del 13 febbraio 1979, un topografo noto come Sir Vladimir stava lavorando nella regione vicino al ponte che conduceva a Mendonca Lima insieme a 4 compagni. Mentre aspettavano che gli venissero consegnati gli oggetti per il loro lavoro, decisero di pescare lungo il fiume. Fu mentre stavano pescando che notarono qualcosa di strano nell'aria. Un enorme velivolo circolare a forma di disco che si trovava a circa 1000 piedi sopra di loro. Avrebbero inoltre stimato che fosse largo circa 100 piedi. Dopo averlo osservato muoversi per diversi istanti, l'oggetto si fermò e rimase sospeso, quasi direttamente sopra di loro, a circa 2000 piedi di distanza da loro. I testimoni avrebbero poi descritto l'oggetto come avente una parte inferiore piatta con una piccola depressione circolare al centro. Questa parte centrale era divisa in segmenti apparenti. Gli uomini immaginarono che potesse trattarsi di una specie di ventilatore, poiché potevano vedere delle aperture in ognuno di essi. La sezione superiore sembrava avere una specie di sezione a cupola rialzata e sembrava che ci fossero delle luci attorno e di lato. E qui mi fermo un attimino perché questo oggetto in realtà ricorda molto, ne abbiamo parlato indirettamente anche ieri, ma ne abbiamo parlato in diverse occasioni, uno dei 2 UFO recuperati da Jack Barber. Vi ricordate chi è Jack Barber, no? Quello del psionico del video che recupera l'uovo, eccetera, che ha dichiarato che ha fatto e ha partecipato anche ad un altro recupero, quello di un oggetto apparentemente discoidale, in realtà ottagonale o esagonale, adesso non mi ricordo, e quindi composto da lati sfaccettati su cui in ogni lato c'era un'apertura. In pratica lo stesso identico velivolo che viene descritto qui in Brasile. L'oggetto rimase chiaramente in vista per quasi un'ora, eseguendo movimenti silenziosi in tutte le direzioni. Ogni tanto fumi o gas venivano emessi verso l'esterno dalla presa d'aria. All'improvviso dalla parte inferiore dell'oggetto 3 tubi di luce neon blu furono inviati verso il basso, ovviamente questa è l'interpretazione che viene data dai presenti, verso la superficie dell'acqua. Il testimone notò in seguito che questi tubi di luce sembravano essere trasparenti e rotanti. Inoltre, praticamente delle sonde, sembrava proprio che stessero scaricando qualcosa nell'acqua o prendendo qualcosa da essa. Ciò continuò per diversi minuti prima che i tubi di luce, uno alla volta, tornassero indietro alla nave. Dopo diversi istanti, quello che sembrava essere un fascio di scintille elettriche fu inviato dall'imbarcazione in acqua. I testimoni notarono che quando queste scintille toccarono l'acqua, questa iniziò a reagire all'istante. Pochi secondi dopo questo primo lancio di scintille, un altro fascio fu inviato in acqua, provocando di nuovo la stessa reazione in superficie. Le cose avrebbero poi preso una piega piuttosto inquietante quando ciascuno dei testimoni ricevette un improvviso messaggio telepatico, apparentemente dagli occupanti dello strano velivolo. Secondo i loro ricordi successivi, questo messaggio diceva: «Non abbiate paura, non vi accadrà nulla di spiacevole, restate calmi. Stiamo lavorando qui, in futuro la Terra lo saprà». Subito dopo il messaggio, le luci nella parte inferiore del velivolo si oscurarono prima che l'oggetto iniziasse a brillare di un blu brillante. A brillare di un blu brillante, mi sembra giusto, che occasionalmente si trasformava in un colore rosso. Poi dal nulla l'oggetto si sollevò nel cielo e scomparve in un istante. Per tutto l'avvistamento l'oggetto rimase completamente silenzioso. I testimoni si rivelarono estremamente credibili e ognuno raccontò esattamente la stessa versione degli eventi. Un umanoide viene fotografato nel Minas Gerais solo un mese prima dell'incidente di Luli Oswald.
Un altro incidente strano e intrigante si verificò solo pochi mesi prima dell'incontro con Oswald, verso le 10 del mattino del 16 maggio 1979. Sempre nella regione di Minas Gerais ci giunge dai file di ricerca del dottor Libirayara, Franco Rodriguez e Maria José Pereira. Secondo il rapporto, il testimone principale, Arlindo Gabriel dos Santos, stava cacciando con due amici nei boschi. Questo è un caso famoso. Santos però si era separato dai suoi amici e si era improvvisamente ritrovato vicino a una radura. Vi ricorda qualcosa questo evento? Secondo me sì, rifletteteci un attimo. Ricorda appunto l'evento del famoso boscaiolo. Mentre si guardava intorno, rimase stupito nel vedere uno strano oggetto a forma di cabina telefonica, tipo il TARDIS del Dottor Who, per chi ama la fantascienza, scendere dal cielo. Avrebbe stimato che l'oggetto fosse alto circa 5 piedi e si trovasse a circa 600 piedi di distanza da lui. Rendendosi conto che aveva con sé la sua macchina fotografica Kodak, la prese rapidamente e riuscì a scattare una foto dell'oggetto atterrato. Con suo grande stupore, un istante dopo aver scattato la foto, l'oggetto scomparve dalla sua vista, proprio davanti ai suoi occhi. Si diresse verso la zona in cui si trovava l'oggetto, prima di poterlo esaminare, però notò un altro oggetto che scendeva dal cielo mattutino. Questo secondo velivolo era diverso dal primo, aveva la forma di una trottola a giocattolo ed era leggermente più grande del primo. Ancora una volta sollevò la macchina fotografica per scattare una foto. Mentre lo faceva, tuttavia, udì uno strano suono sibilante prima di notare che l'oggetto era improvvisamente avvolto in quella che sembrava una nuvola di fumo. Fu a questo punto che notò un terzo velivolo che scendeva. Questo terzo velivolo rimase sospeso sopra il terreno per qualche istante prima di atterrare. Rimase dove si trovava per un momento, notando come questo terzo velivolo avesse delle strisce rosse all'esterno. Poi si diresse verso il velivolo. Con suo stupore, dopo aver fatto solo pochi passi, anche questo scomparve proprio di fronte a lui. Solo pochi secondi dopo, un enorme oggetto bianco a forma di uovo apparve nei cieli dirigendosi verso il terreno. Rimase immobile osservando il velivolo mentre atterrava su 4 gambe metalliche, producendo una cacofonia di suoni mentre lo faceva. Notò che aveva una cima appuntita e quelle che sembravano essere 2 pinne su ogni lato, in pratica un uovo a forma di razzo. Si diresse verso l'oggetto per poterlo fotografare, tuttavia prima che potesse raggiungerlo ne emerse un lampo improvviso, così luminoso da accecarlo temporaneamente. Allarmato, lasciò cadere la macchina fotografica e si voltò per correre. Riuscì a fare diversi passi prima di essere fermato di colpo, come se qualcuno lo stesse tirando indietro con mani invisibili. Voltò la testa per guardare dietro di sé e vide 2 umanoidi, ognuno dei quali indossava una tuta attillata e ognuno con un casco in testa, con una specie di visiera di vetro che copriva il viso. Era abbastanza vicino a loro da vedere all'interno delle visiere. Ebbene, l'avevano afferrato, è logico che era abbastanza vicino, sostenendo che sembravano avere volti umani. La cosa successiva che seppe fu che le 2 figure lo avevano afferrato per un braccio, chiese loro di lasciarlo andare, la paura che ora stava prendendo il sopravvento sui suoi sensi. Poi da una strana scatola sulla schiena della figura gli fu detto che non gli sarebbe capitato alcun male. Quindi una voce, diciamo, tecnologica. Continuarono a farlo marciare verso l'oggetto atterrato. Più si avvicinava, più sentiva un freddo intenso. Notò anche una terza figura umanoide in pieno vicino a quella che sembrava una scala sulla porta del velivolo. Quando fu abbastanza vicino, la figura si sporse verso Santos e lo tirò dentro il velivolo. Una volta dentro notò che l'aria era fresca ma piacevole e che c'era un aroma simile al borotalco. Beh, meglio dello zolfo e dell'urina. Spostò lo sguardo sulla scena davanti a lui. C'erano diverse altre figure all'interno, ciascuna seduta su sedili in vari punti della stanza. Indossavano tutte tute attillate, come gli umanoidi che lo avevano portato sulla nave, e sembravano umani, a parte i loro occhi particolarmente grandi. Quando lo notarono, le figure iniziarono a parlare tra loro in una lingua che non era familiare a Santos, quindi parlavano con la bocca.
Poi le cose divennero ancora più surreali. Fu portato in un'altra stanza, questa volta da una figura femminile. All'interno della stanza, al centro del pavimento, c'era un oggetto di forma quadrata. Una delle figure premette un pulsante sul muro e l'oggetto iniziò immediatamente a sollevarsi in aria. Il testimone avrebbe poi descritto l'oggetto come simile a un pezzo di marmo. Notò poi che la figura femminile puntava un dispositivo a forma di tubo verso il quadrato, dandogli immediatamente vita con immagini della Terra e di altri pianeti. Dopodiché la sua mente divenne confusa. La cosa successiva che realizzò fu che veniva scortato fuori dal velivolo con l'istruzione di voltarsi dall'oggetto e di non guardarlo mentre se ne andava. Questa cosa. Allora, gli schermi sicuramente ricordano molte abduction, le visioni del futuro della Terra, eccetera. Questa cosa del non voltarsi che mi ha colpito moltissimo e di andare via, probabilmente perché la propulsione dell'oggetto avrebbe creato dei danni a lui permanenti, ricorda molto i testi biblici di Dio che dice a Mosè di nascondersi dietro alle rocce per evitare che quando lui mostrerà la potenza divina venga ustionato perché non la può controllare. Quindi l'oggetto praticamente, lo Shem utilizzato per atterrare. Il Brasile è solo uno dei tanti paesi sudamericani pieni di incidenti UFO, quindi ce ne sono ovviamente una marea che possono essere descritti. Sebbene abbiamo esaminato solo un numero estremamente esiguo di incontri con UFO umanoidi avvenuti in Brasile, stiamo escludendo completamente tutti quelli del caso di Colares, che lì ovviamente c'è da dire di tutto e di più, e vi invito a vedere i 2 video che ho fatto, anche se probabilmente non escludo ci farò anche una live in futuro. Il Brasile risulta il paese sudamericano dove però sono avvenuti di più di questi casi. È semplicemente che la popolazione in generale è più ricettiva a tali avvistamenti, o perché è più popolosa, cioè più numerosa la popolazione del Brasile, o ci sono altre motivazioni? O potrebbe esserci una vera e propria concentrazione sulla regione da parte di questi misteriosi visitatori? Potrebbe esserci, per quanto assurdo possa sembrare a molti, basi extraterrestri da qualche parte nel paese o forse sotto le acque dell'Oceano Atlantico. E beh, dopo le ultime del New Jersey sicuramente sì. Potremmo tenere a mente che per quanto attivo sia il Brasile, l'intero continente sudamericano è ugualmente pieno di simili avvistamenti di strane luci e velivoli futuristici. Potrebbero rivelarsi il caso che la chiave per svelare i misteri della questione UFO e degli alieni si trovi in questa parte del mondo. E qui mi fermo, inutile andare avanti ad oltranza con altri casi, sono praticamente quasi 2 ore che sto a raccontarvi di questi casi del Brasile, naturalmente per la prima ora e passa di quello di Luli Oswald, e la voce comincia anche a essere, sono 2 ore che parlo di continuo per quanto ho bevuto, quindi adesso diciamo risponderò alle domande, vedo che ce ne sono pochine, ma va bene lo stesso. Domanda di Eclipsia. Se rapiscono per esperimenti, in tanti decenni hanno fatto di tutto, che stanno cercando un modo qualcuno per riprodursi o popolare il loro habitat? Allora, studiando cerco di dare una risposta molto diplomatica e per quello che è possibile sintetica, dico per quello che è possibile perché non esiste una sintesi di un discorso troppo complesso. Allora, esistono molte sfaccettature del fenomeno delle abduction e per chi studia il fenomeno da dentro, per chi conosce gli addotti, per chi osserva o fa addirittura le ipnosi regressive, quindi ha la possibilità di studiare, eccetera, quindi sia dai racconti lucidi, sia dai racconti di sotto ipnosi, eccetera, emergono 50% di cose che sono più o meno comuni in tutte
le varie abduction e un 50% di cose invece che sono molto soggettive e potremmo dire che in qualche modo dipendono essenzialmente da fattori diversi, quali per esempio possono essere l'interpretazione del soggetto di determinati eventi, determinate cose, gli interessi dei soggetti che effettuano il rapimento, quindi degli extraterrestri, e le caratteristiche dello stesso evento, che sia una semplice interazione, un abduction o altro. A questo punto, quindi, una volta capita questa situazione, è logico che da una parte abbiamo razze diverse con caratteristiche diverse, idee diverse, interessi diversi, di conseguenza agiscono in modo diverso e le abduction risultano differenti e ne consegue a sua volta che l'interpretazione dei soggetti, indipendentemente dalla cultura, sarà diverso, ma a sua volta influenzato dalla propria cultura. Quindi lo stesso racconto in Brasile piuttosto che in Cina o in Norvegia avranno delle sfumature diverse pur trattandosi magari della stessa razza e della stessa tipologia di abduction. Perché a influenzare il tutto è la cultura e tutte le caratteristiche del soggetto addotto. Ma è quello che sta alla base ad indicare le motivazioni, non il soggetto addotto. Quindi avremo per esempio delle razze che hanno l'interesse a fare solo delle analisi e le analisi potrebbero essere spiegabili per esempio come un campionamento oppure per combattere una malattia loro che magari non riescono a combattere, quindi magari sperimentano su altre specie le malattie e i vaccini o quel che siano, i sieri e via discorrendo, e quindi cercano di utilizzarci come cavie per trovare una soluzione al loro problema. Potrebbero cercare un modo per riprodursi o per continuare a perpetuare la propria specie anche senza la riproduzione, poiché asessuati, magari nel tempo per diverse motivazioni potrebbero avere perso proprio la sessualità, potrebbero aver perso il desiderio, potrebbero aver perso i sentimenti, le emozioni. D'altra parte, nell'evoluzione verso la macchina biologica, come potrebbe essere quella per dire di un androide, di un'intelligenza artificiale, quello che viene sacrificato in nome della perfezione dell'azione sono proprio i sentimenti. Quindi ci può stare che una razza particolarmente evoluta li abbia persi e abbia perso determinate caratteristiche che noi diamo per scontate. Detto questo, naturalmente, oltre all'ibridazione della specie, la ripopolazione di altri mondi e via discorrendo, le possibilità sono veramente tante e una non esclude le altre. E quindi, secondo me, sono tutte strade che rimangono aperte e battute. Domanda di Salvo: esistono correlazioni tra la descrizione degli esseri incontrati da Luli Oswald e altre testimonianze di contatti extraterrestri, in particolare legati all'Antartide? Allora, per quanto riguarda i dettagli fisiologici, no, non me ne risulta. Per quanto riguarda, diciamo invece il colore degli oggetti, il nero negli UFO provenienti dall'Antartide è molto frequente. Faccio un esempio. In più occasioni vi ho raccontato che esiste un documento di Wikipedia, no di Wikipedia, scusate, di Wikileaks, che venne bannato praticamente subito dopo che venne pubblicato, in cui si faceva riferimento ad una guerra ibrida portata avanti da una flotta di 60 unità navali di una coalizione internazionale guidata da Stati Uniti, in cui c'erano navi anche cinesi, russe,
giapponesi, indiane, italiane, francesi, inglesi, tedesche, spagnole, di mezzo mondo, per cercare di contrastare un fenomeno crescente proprio di UFO neri, in quel caso erano triangolari, non a forma di disco, che fuoriuscivano dal mare e che avevano dimensioni di 300-400 metri di lato, sostanzialmente, per ogni lato, che uscendo dal mare generavano degli tsunami, pregandosene altamente delle conseguenze sui litorali e sulle imbarcazioni che si trovavano in zona, generando addirittura in determinate condizioni degli tsunami che hanno messo a rischio la sicurezza di migliaia di persone su navi e traghetti, venivano citate all'epoca nel documento anche quali, che rischiarono di capovolgersi e di fare migliaia e migliaia di morti. È per questo che quando si parla di sicurezza nei confronti degli UFO, quando si parla di minaccia, io vi dico sempre, attenzione, perché la minaccia non è l'invasione, quella si chiama invasione, non minaccia. La minaccia non è la guerra o un attacco, quelle si chiamano guerra o attacco. Questi sono errori comuni che vengono fatti di mettere etichette che non c'entrano niente con un'altra parola. Minaccia è un'altra cosa. E quindi la minaccia è, per esempio, che ci sono troppi aerei che stanno precipitando, oggi ci sono stati altri incidenti. Giusto per citarne un paio, un elicottero, ringrazio Christian, utente del canale, che mi manda ogni giorno video di queste testimonianze. C'è stato un elicottero del soccorso, credo della Croce Rossa, che è precipitato negli Stati Uniti, inspiegabilmente. Un aereo che è sempre negli Stati Uniti è dovuto atterrare di emergenza perché c'era fumo dentro tutta la cabina dei passeggeri e altri. Quindi, come potete vedere, fenomeni tra l'altro in aumento, ancora non si capisce il perché. Vabbè, chiusa questa parentesi, il discorso dell'Antartide mi riporta sempre alla questione del Miami Mall. Apro e chiudo una brevissima parentesi perché non se ne è parlato più in realtà, però ci sono delle cose molto interessanti che spesso entrano in qualche modo negli altri argomenti a forza. Ultimamente, proprio con te, Salvo, abbiamo parlato nella scorsa live che abbiamo fatto insieme dei misteri dell'Antartide e anche lì naturalmente si è accennato un attimo alla questione del Miami Mall. La questione del Miami Mall che si andava ad intrecciare con altri fatti a sua volta legati sia a queste figure oscure, nere, sia agli oggetti che a tante altre cose. Quindi teniamo gli occhi aperti in questo senso, perché non mi meraviglierei se nel prossimo futuro uscissero nuove storie che riguardano oggetti alieni, eccetera, dell'Antartide, che magari sono collegabili anche con altri fenomeni in giro del mondo. Eclipsia, non si è mai fatta una ricerca su vari addotti per vedere se avessero degli elementi fisici e biologici in comune da poter avere un quadro di congiunzione? Sì, sono stati fatti. No, non vengono divulgati e mi spiego meglio. Allora, ci sono stati gruppi scientifici e pseudoscientifici un poco in tutto il mondo che hanno studiato il fenomeno delle abduction e ci sono ancora. Il problema è, uno, bisogna ricordare che si ha a che fare con la privacy e con i diritti delle persone. Non si possono questi infrangere. Quindi nel momento in cui una persona ti dice no, io non ho intenzioni di prestare il mio nome alla ricerca di divulgazione, quindi sì, mi sono prestato alla ricerca, ma rimane nei documenti scritti riservati, non autorizzo la visione e la pubblicazione delle documentazioni. E non abbiamo risolto niente da questo punto di vista. Allora, c'è anche il problema degli esami medici.
gli esami medici hanno un costo e devono essere a carico dell'utenza. Il ricercatore, l'associazione e lo scienziato non è che si possono fare carico personalmente delle spese, anche perché lo Stato e le organizzazioni non è che se sentono che sei un addotto ti finanziano per il fine di portare avanti la sperimentazione, la statistica, eccetera, e cercare di comprendere quello che è il fenomeno, ma ti vanno direttamente a fare un TSO e ti portano direttamente in ospedale per ricoverarti e farti una cura neuropsichiatrica. Perché anche se ci sono psichiatri che studiano il fenomeno delle abduction e ci credono ciecamente e che lo collegano anche ad altri tipi di esperienze come quelli di premorte, in realtà non è che ne puoi parlare pubblicamente più di tanto, perché vieni etichettato come un pazzo, come un visionario, come un mitomane, eccetera. Cioè, anche a livello associativo delle associazioni ufologiche, se vai a parlare con la maggior parte delle associazioni italiane e gli parli di abduction, ti ridono in faccia. Solo alcune associazioni italiane sono capaci di affrontare questo argomento e ti diranno è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che va studiato, è un fenomeno ancora più importante dello stesso fenomeno ufologico, è collegato al fenomeno ufologico e stiamo impegnando molte risorse, molte ricerche a studiarlo, ma purtroppo non si arriva mai ad avere diciamo sufficienti studiosi e sufficienti addotti da intervistare, eccetera, per arrivare a delle conclusioni, poiché una parte dei racconti degli addotti, che siano lucidi, che siano fatti sotto ipnosi, che siano ricordi emersi in altre circostanze, eccetera, sono diversi di caso in caso. Quindi puoi fare appello solo, esclusivamente a chi realmente se ne occupa con cognizione di causa e ha gli strumenti e le autorizzazioni alla divulgazione e poi ci vuole comunque che si riesca ad avere un numero di addotti che parlano, che autorizzano per fare un numero sufficiente di esami da avere una statistica scientificamente parlando affidabile. E per farlo ci vuole un numero enorme di persone che firmano, mettono la faccia, il nome e il cognome. E in paesi come l'Italia essere un addotto è un modo di avere una motivazione per non apparire in pubblico, per non dire niente, starsi zitto e evitare qualsiasi cosa, anche magari il ricercatore, perché se no finisci per essere lo zimbello di qualcuno, eccetera, che poi non è così. Però la convinzione è quella e finché c'è questa mentalità che è paragonabile alla stigma statunitense, non se ne verrà mai a capo. Libero. Fanno queste abduction perché vogliono riprodursi, mescolarsi con il nostro DNA, o sono interessati al nostro lato spirituale o ad altro? Partendo dal presupposto che io non posso dare nessuna certezza su quelle che sono le motivazioni, io escludo che vogliono mescolare il nostro DNA con loro perché lo hanno già fatto e non hanno motivo di rifarlo, a meno che l'esperimento non è ancora work in progress. Sicuramente non per riprodursi, anche se c'è stato qualche caso storico famoso in cui questo sarebbe avvenuto, ma poteva essere benissimo appunto un esperimento. Sono interessati al nostro lato spirituale? Proprio non credo. Altro sicuramente sì, perché sono interessati a studiare l'ambiente, sono interessati a studiare le cose, sono interessati a studiare le nostre armi, le nostre tecnologie, la nostra cultura, sono interessati a studiare i nostri sentimenti, la nostra riproduzione, in teoria a studiare anche l'anima, la nostra energia corporea, tanta roba, tante cose, tante possibilità.
Anna Maria. Può essere che se l'odore di zolfo viene associato al demonio è proprio perché risale all'epoca passata al trauma delle abduction? Anna Maria. Ti dico che non è solo possibile, ma è molto probabile. Ti dico anche che alcune entità considerate demoniache siano aliene, ma attenzione perché non sto dicendo che sono la stessa cosa. Diciamo che una cosa è sostenere che ci sono alcune entità che vengono scambiate per qualcos'altro, per comportamento, per bruttezza, secondo i nostri canoni, per odore, eccetera, e che anche nel passato lo fossero. Un'altra cosa è sostenere che non esistono i demoni, che sono tutti alieni o che tutti gli alieni sono demoni. Questo non ci credo, non lo dico e sono anche contrario. La mia visione dei demoni è più vicina a quella degli spiriti, cioè di entità incorporee, energetiche, negative, eccetera, eccetera, piuttosto che l'alieno in carne ed ossa o composto, che ne so, da plasma, da energia in qualunque altra forma, eccetera, eccetera. Internet psichico è un'assurdità, invece sul caso brasiliano Luli è mai stata proposta un'interpretazione freudiana di quanto risulta dall'ipnosi regressiva? Allora Gianluca, premessa che io non conosco perfettamente il caso, quindi potrebbe essermi sfuggita nel tempo qualche particolare, ma anche qualche deduzione, magari qualche studio correlato, quindi non ho gli strumenti per poterti dare una risposta certa. Da quello che mi risulta, no, non è stata fatta nessun tipo di interpretazione freudiana o di altro genere, se non quelle che appunto abbiamo discusso questa sera. Quindi visioni abbastanza limitate e dobbiamo capire anche temporalmente e localmente dove vanno collocate. Non ci dimentichiamo che il Brasile a quell'epoca era un paese molto, molto, ma molto più povero di quanto non lo sia oggi, che le zone costiere, quindi fuori dalle poche grandi città, c'erano moltissime zone rurali con una grande ignoranza e che quindi anche là dove c'era la possibilità di accedere, tra virgolette, ad un ufologo, l'ufologo che spesso si trovava magari aveva una grande esperienza sul campo, poiché c'erano tanti avvistamenti, tante manifestazioni strane, eccetera, ma non aveva una conoscenza, potremmo dire, più teorica, più psicologica, eccetera, del mondo dell'ufologia, vabbè, in questo caso in specifico sicuramente delle ipnosi regressive e delle abduction. Anna Maria, ti risulta che spesso gli incontri con i grigi sono associati ad un verso simile alle cicale? E anche qui allora, c'è lo stesso problema di prima, Anna Maria. Quando parliamo di grigi, parliamo di una cinquantina di razze che hanno anche dei parametri differenti. Quindi non ti posso dire sì o no, ti posso dire che è possibile che una di queste produca un suono simile. Ma credo che questo aspetto sia stato accentuato da alcuni film americani, hollywoodiani, e che possa non essere del tutto vicino alla verità. Quello che vi posso dire è che tra le razze extraterrestri, in
nelle ipnosi regressive, ma anche con i test di autovalutazione, eccetera, emerge spesso questa cosa. Ci sono dei suoni associabili alle razze e in genere quando questi suoni sono di razze che fanno le abduction, le persone traumatizzate quando sentono questi suoni reagiscono in modo spaventato e violento. Violento non nel senso che alzano le mani, violento nel senso che presi dalla paura diventa quasi panico, quindi reagiscono con una fuga precipitosa, un allontanamento, eccetera. E tra questi suoni, per esempio, c'è il rumore classico delle bussole degli autobus, questo sbuffo, che praticamente sarebbe il respiro del rettiliano, per chi ovviamente crede al rettiliano. Quindi non escludo che ci sia, e magari non mi è mai capitato a me, un suono simile a quello di una cicala in una delle razze dei grigi. Perché molti episodi negativi sono sudamericani? Allora, Lando, io credo che gli episodi negativi in senso di abduction sono ovunque, perché tutti gli episodi di abduction sono negativi. Io non credo alle abduction positive. E se andiamo a vedere il caso di Luli inizialmente credeva che gli esseri fossero positivi, che l'avessero rassicurata, che non gli volevano fare del male, eccetera, però poi nel momento in cui era sull'astronave e lei è nuovamente più cosciente, gli sembrano diversi, le fanno provocano dolore, le fanno degli esami, delle sperimentazioni, eccetera, esattamente come avviene in tutte le altre abduction. Addirittura il ragazzo sembra pure morto, quindi incosciente, eccetera, eccetera. In Sud America ci sono forse i casi più famosi, ma perché secondo me in Sud America se ne parla e si affronta il tutto in maniera diversa. Allora, mentre qui, che ne so, succede un caso di mutilazione animale metodica, come è successo per esempio a Pisa molti anni fa, diventa segreto di Stato. Se succede in un paese come il Brasile, entro un certo range, diciamo che la cosa viene lasciata un po' lì a, come posso dire, a far rimurginare la popolazione sulle possibilità, gli eventi, eccetera. Solo se la cosa raggiunge un livello, per intenderci, estremo, come potrebbe essere un UFO crash, e allora il governo brasiliano se ne interessa direttamente e convoca quello americano, come è già successo in passato, come per esempio con l'operazione Prato, dove gli agenti della CIA furono invitati a partecipare all'operazione e alla fine erano loro che comandavano tutta la baracca. E quindi non c'è da meravigliarsi di questo. Ma questo non significa che non ci siano stati episodi storici in altre parti del pianeta, oltre al Sud America, che non siano simili a quelli del Sud America. Io, per esempio, ricordo di aver letto nelle cronistorie, ma purtroppo la mia memoria non mi permette di ricordarmi il dove e il quando, dove si parlava di eventi storici, cioè tipo medievali, eccetera, di interi villaggi che la gente spariva, che la gente veniva portata via dai demoni e roba di questo genere. Non dimentichiamo che anche i crop circle appaiono nel periodo medievale ed erano imputati proprio ai diavoli neri che venivano là col falcetto la notte a rompere le scatole ai contadini e a fare i cerchi nel grano. Per cui diciamo che lì poi si va secondo me a mettere delle etichette che non ci stanno. Diciamo che posso darti ragione sul fatto del Sud America solo in un caso, quello di Colares. Quello di Colares è un caso quasi unico al mondo, ma unico del suo genere per durata temporale, in quanto ci sono altri casi di interazione aliena dove gli UFO fanno male alle persone, dove le persone finiscono in ospedale, si ammalano per le radiazioni, per i raggi laser, problemi di sangue, eccetera, eccetera, ma non con l'assiduità, l'incallimento che c'è stato a Colares,
dove più di 200 persone sono finite in ospedale con anemie, senza sangue, eccetera, 3 casi gravissimi, un decesso per lo stesso motivo, che addirittura hanno portato alla spopolazione, allo spopolamento, anzi, scusate, di interi villaggi che si sono ridotti a un settimo, un decimo della popolazione che c'era all'epoca, perché la gente a un certo punto scappava, se ne andava da quella zona, perché c'erano i ciupa ciupa, così li chiamavano, gli UFO, che gli sparavano sti raggi, li ferivano, li dissanguavano, li facevano ammalare e via discorrendo. Quindi non dimentichiamo questo episodio, perché è un episodio importante, è unico nel suo genere, ripeto, a livello temporale, ma ci sono altri episodi simili, magari durati un giorno, 2, in altre parti del mondo. Mi collego alla domanda che ti ho fatto prima. Nella tua esperienza e conoscenza, quanto spesso si riscontra che evidenze della memoria personale e quotidiana degli addotti si mescolino nel ricordo? Allora, Gianluca, questa è una domanda complessa e devo darti, credo, 2 risposte separate. Allora, la verità sta in mezzo. Partiamo da questo presupposto. Ci sono casi di informazioni pure che emergono sotto l'ipnosi regressiva, casi di informazioni contaminate che emergono durante l'ipnosi regressiva. Partiamo dal presupposto che quando le informazioni sono contaminate, nel 90% dei casi a commettere l'errore è l'ipnologo. È un cattivo ipnologo che influenza il soggetto, e quando questo avviene bisogna interrompere e levarci mano, perché se hai contaminato i ricordi è la fine, non serve più a niente l'ipnosi regressiva, almeno in quel caso. La contaminazione poi per un 10% può essere dovuta a fattori personali, come una fervida immaginazione, talmente fervida che se tu fai dei sogni vividi, eccetera, non sei più capace in determinate situazioni, in determinati casi, di identificarli come sogni, e quindi li vivi come una realtà, anche se questa differenziazione su certi campi non la farei, ma diciamo che in via teorica, per quella che è la nostra concezione canonica, i sogni non sono realtà. Ne consegue che quando parliamo di ricordi e ci rendiamo conto che questi possono essere dei sogni o essere stati condizionati da ricordi, da sogni, eccetera, dovremmo in teoria avere degli strumenti, quindi fare delle domande e trovare delle escamotage all'interno dell'ipnosi regressiva per andare a capire se c'è questo problema. Quindi, da una parte ti rispondo: il problema esiste, c'è una bassa percentuale che questo avvenga, la colpa è principalmente dell'ipnologo e in parte anche dei sogni e della propria fantasia, eccetera. Dall'altra parte, però, nella maggior parte dei casi è facile capire se un soggetto sotto ipnosi ti sta mentendo, se non se non è realmente in ipnosi, se si sta inventando una storia, se la sta raccontando con aggiunte. Allora, i ricordi che emergono durante un'ipnosi regressiva sono di 2 tipi: quelli diretti e quelli indiretti. Quelli diretti sono il risultato in genere di domande molto dirette e sono composti da risposte molto schiette, come per esempio le risposte che dava Luli. Quegli esseri mi facevano ribrezzo, mi facevano schifo. Queste sono affermazioni precise e dirette. Quegli esseri avevano una testa triangolare,
affermazione diretta. In quella stanza c'erano tubi di vetro, affermazione diretta. C'era puzza di zolfo, affermazione diretta. Quando mi hanno prelevato in quella stanza, c'era questo, però aspetta, mi sto spostando, adesso la vedo da un'altra angolazione, aspetta, guardando meglio c'è anche questo particolare, c'è quest'altro particolare, se cambio direzione ci vado dall'altro lato, vedo anche questa cosa. Allora lì già c'è una possibilità, non è una certezza, è una possibilità che l'individuo sta fantasticando, sta ampliando nel tentativo, non è una cosa necessariamente volontaria, nel tentativo di andare a ricordare più particolari, agendo all'interno del mondo sotto ipnosi, quindi nel mondo dei ricordi, in cui tu hai la libertà di cambiare angolazione e trovarti anche in altri posti dove non sei stato, che ne so, in una stanza tu eri seduto ad un tavolo e quindi la tua prospettiva era da seduto nel tavolo, ma decidi che per capire chi c'era che dava la schiena e non ti permetteva di vedere la sua faccia, ti devi mettere dall'altro lato della stanza. Quindi è come se tu uscissi all'interno dell'ipnosi fuori dal tuo corpo e guardassi te stesso dall'altra parte della stanza per vedere anche quello che ti nasconde la faccia. Questo è fattibile, lo si fa, che non c'entra niente col viaggio astrale, attenzione, però questo potrebbe essere un modo di inficiare e condizionare il tutto. Però ripeto che questa è una cosa che va valutata sul caso, al momento, va interpretata bene dall'ipnologo, eccetera, eccetera. Allora, alle 11 stacchiamo con le domande, concludiamo con le domande. Dico già preventivamente, non con quelle fatte, con quelle eventualmente da fare, intendo. Cioè, do lo stop alle domande alle 11. E allora, con la nascita di Protoclone, i futuri avvistamenti di alieni in video potrebbero essere depistati o passare per IA? Allora, per prima cosa dobbiamo capire che ogni cosa che viene costruita, inventata, sperimentata, eccetera, prima di entrare nell'utilizzo comune, deve fare tutto un processo di sperimentazione importante. Sì, Bruno, hai ragione, volevo dire a mezzanotte, ma sono un po' fuso. C'ho Bruno che mi sta cazziando. Scherzo, naturalmente. È più buono del pane, come si dice. E mi ha fatto presente dell'errore, o per non dire della cazzata che ho detto, ma l'ho detto, quindi lo ridico. E vi faccio almeno strappare un sorriso. E allora, gli avvistamenti alieni in video, allora già diciamo che di loro sono veramente pochi quelli che sono considerabili veritieri, e naturalmente ciclicamente c'è chi li mette in discussione proprio per le nuove invenzioni, eccetera, a livello di computer grafica, a livello di intelligenza artificiale. Ora subentrano anche i chip quantici, quindi i processori quantici, eccetera, eccetera. Io ritengo che di qua che queste tecnologie diventeranno tecnologie di uso comune, l'intelligenza artificiale sarà già arrivata a livelli tali che tutto quello che è prodotto dall'intelligenza artificiale sarà praticamente indistinguibile dalla realtà. Quindi non ci arriveremo neanche a vedere utilizzare le nuove tecnologie, perché quelle attuali saranno talmente evolute già da creare falsi, eccetera. Faccio un esempio pratico. Allora, il video che io ho caricato, lo short che ho caricato oggi, scherzoso qui sul canale, sono solo 5 secondi di video, se non erro, in cui ci sono io in mezzo a un bosco col cappello
che mi roteo, e mentre mi roteo dietro c'è un alieno grigio rettiliano. Eh, Ovviamente si vede che è un videomontaggio, però vi voglio fare presente una cosa, che la foto è vera, quello sono io vestito veramente in quel modo, con quel cappello, eccetera, è una foto di 5 anni fa, scattata, se non ricordo male, durante la nostra, con la Federazione Ufologica Italiana, la nostra spedizione di ricerca in Val Camonica e Val Malenco, e, l'unica aggiunta è l'angolazione, quindi il movimento della telecamera e l'alieno alle mie spalle. Di fatto si capisce che è fatto da un'intelligenza artificiale, ma dovete considerare che si tratta di una intelligenza artificiale che ho usato per la prima volta oggi, me l'ha consigliata Salvo Sax di UFO Aliens Channel, quindi ci ho smanettato un pochino perché io ci lavoro anche con l'intelligenza artificiale, perché facendo montaggio di video eccetera ci lavoro, per le copertine, le thumbnail, qualche volta ho fatto anche qualche ispezione di video magari per farvi vedere come rappresentava una situazione, un contatto, eccetera, eccetera, una scena, ecco, nel tempo, e di fatto praticamente è stata fatta in 3 minuti di caricamento con una mia foto e 12-13 parole scritte. Sicuramente con un account pro e con una intelligenza artificiale più avanzata, la qualità è talmente precisa, anche se ogni tanto qualche piccolo errore si vede, che hanno scioperato gli attori di Hollywood per mesi, perché vengono sostituiti dai video fatti con l'intelligenza artificiale, che riproducono loro stessi alla perfezione, con tutti i comportamenti, le espressioni, la mimica, eccetera, eccetera. Quindi è un problema serio questo. E non c'è bisogno di aspettare le tecnologie straordinarie in arrivo. Sono mai trapelate delle voci riguardo la loro alimentazione? Sì, e ti rispondo tra un attimo, però prima Mamel ti chiedo una cortesia. Ti ho scritto su TikTok, ti ho chiesto se mi autorizzavi a fare una determinata cosa, quindi te lo dico ora. E quando mi rispondi, mandami anche un messaggio privato, per favore, su TikTok, perché io ho bisogno di sapere la cosa entro 24-36 ore, non di più, perché altrimenti poi non ce la faccio fisicamente a preparare eventualmente materiale. E, detto questo, sicuramente qualcuno si sarà incuriosito di questa mia discussione e riguarda appunto dei video di UFO presenti su TikTok. E allora, sì, sono diciamo trapelate, forse non è il termine più corretto, comunque si ha la possibilità che alcune informazioni in realtà direbbero la verità sulla questione del come alcune specie si nutrirebbero. Alcune specie si nutrirebbero esattamente come noi, mangiando attraverso la bocca, soprattutto quelle, tra virgolette, carnivore, altre onnivore, oppure che si nutrono solo di vegetali, idem, ma ce ne sarebbero altre che avrebbero un sistema di alimentazione completamente differente, cioè assorbirebbero le sostanze disciolte in delle vasche liquide attraverso la pelle. Il problema è che queste sostanze sarebbero in teoria il prodotto del discioglimento di carne viva. E qui mi fermo.
Mi fermo perché altrimenti rischio di anticipare uno degli argomenti della live che non so se avete visto, è programmata per la seconda metà di, no, per metà di marzo, in cui con Salvo di UFO Alien Channel parleremo di base di Dulce e misteri di Dulce. E uno dei misteri di Dulce riguarda proprio il modo di nutrirsi di alcune specie aliene. Quindi andate a cliccare l'avvisami sotto quel video perché è un video che sarà veramente importante, e a quello precedente, sempre con Salvo, in cui parleremo delle mutilazioni animali metodiche. Quindi segnatevi questi due appuntamenti, anche se quello sulle mutilazioni animali metodiche non credo che sia un unico appuntamento, perché c'è una quantità di documenti e di cose da discutere che neanche ve lo immaginate. La febbre dopo un'abduction è causata dallo stress o dalla possibile radioattività o da cos'altro? Tutte e due le cose e anche qualcos'altro. Allora, noi abbiamo il concetto di ciò che è alieno, o meglio, per essere più precisi, di ciò che è extraterrestre o addirittura extradimensionale, interdimensionale, che è 1 milione di volte, 1 milione di anni avanti a noi. Io questa cosa la criticherò sempre. E non ci si ferma invece a ragionare sulle implicazioni e le cose. È la classica affermazione che fa anche la scienza ufficiale accademica, dove c'è sottointeso non ne so un cavolo. Allora, affermare che una tecnologia sconosciuta è 1 milione di anni avanti è esattamente come affermare che lo è un anno. Perché non lo sai, quindi può essere l'uno, può essere l'altro. Ma il trasporla a 1 milione di anni ti permette di non sforzarti di capire quella tecnologia, perché tanto è talmente avanti che neanche la puoi capire. Se non la puoi capire, non la puoi neanche immaginare. E qualsiasi cosa tu immaginerai a livello mentale e di visione mentale non sarà comunque importante, interessante e comprensibile, e quindi non vale la pena fare questa fatica. E no, invece non funziona così. Gli UFO mandano vapori, mandano scariche elettriche, mandano fasci di energia, radiazioni dannose, eccetera, eccetera, eccetera. E questi non sono indici di una tecnologia di 1 milione di anni avanti, ma di tecnologie di più avanti della nostra, anche di qualche centinaio di anni, ma che comunque sono pericolose, inquinano, rilasciano scariche di energia, generano problematiche all'ambiente, esattamente come le nostre tecnologie, ma in modo differente. I soggetti addotti, molti, non tutti, ma molti in proporzione alla totalità, sono pochissimi, nel senso che se li contiamo ci possono sembrare tantissimi, saranno forse migliaia in tutto il mondo che hanno subito di queste problematiche, ma a fronte di milioni di persone che non le hanno subite. Perché probabilmente, siccome ci sono varie tecnologie, varie tipologie di vari livelli, a secondo di chi fa una cosa, i rischi sono minori o maggiori. Diciamo che storicamente ci sono persone che vengono ritrovate, lasciamo perdere la cicatrice, l'ustioncina a forma di bruciatura di sigaretta, eccetera, quella è un'altra cosa. Io qua parlo di ustioni. Ci sono soggetti addotti che hanno avuto ustioni da vapore che gli hanno preso mezzo corpo, un arto intero, con tanto di escoriazioni dovute alle papole che si rompono. Ci sono state persone che hanno beccato delle radiazioni talmente violente che hanno avuto malattie alla pelle.
gravi, che hanno perso per sempre i capelli, le sopracciglia, la barba, oppure sono diventate sterili, non potevano più avere figli, eccetera. E queste cose che non sono oggetto di discussioni perché la maggior parte delle persone hanno paura di sentire queste cose. E si deve parlare solo dell'alieno spirituale perché viene in pace, fa del bene. Che bel bene che fa! Oh, le cose giuste, proprio questi sono dei beni superiori che ci fanno. Quindi, sì e come. Addirittura in certi casi sono riscontrabili le forme degli oggetti. Faccio degli esempi pratici. Poggi mentre sei addotto e sei nudo, il piede in una grata dove ci sono degli sbuffi di vapore. Alla fine dell'abduction ti ritroverai nella pianta del piede la forma della griglia della grata stampata, incisa con le ustioni a forma delle parti forate, mentre dove non c'erano i fori l'ustione non c'è. Questo è un esempio, ma ce ne sono tantissime di queste cose. Poi quando si parla di radiazioni non ci mettiamo neanche mano perché veramente la cosa diventa poi terrificante in certe situazioni. Cosa pensi di Whitley Strieberg di Communion? Allora, Luca Enchi, intanto ti do il benvenuto perché non mi pare che tu abbia mai partecipato o scritto, a meno che non hai cambiato icona e parte del nome, che comunque di Luca ce ne sono parecchi sul canale. Allora, Whitley Strieber intanto non è un pinco pallino, è un grande scrittore, ha scritto bestseller, è sicuramente una persona che conosce il fatto suo e ha messo in difficoltà anche degli psichiatri. E mi spiego subito. Strieber è quello che ha dato l'input ad alcuni psichiatri, credo di Harvard, di comprendere l'esistenza del fenomeno delle abduction parallelo al fenomeno di premorte, al famoso tunnel bianco alla fine del quale ci sarebbero, con tante virgolette, le anime dei defunti che ci attendono al di là, ma che secondo altre fonti sarebbero invece i parassiti energetici che, come i voladores, eccetera. Noi non entriamo ora in questo mondo, ci sono comunque dei video appositi qui sul canale. E è stato lui a spronare, facendo leggere il suo libro appunto Communion e naturalmente aprendo la mente su certe cose, facendo degli esempi pratici, eccetera. Poi, che dire, allora, il romanzo io non l'ho letto, ma comunque ritengo che è quello che è stato effettivamente detto, cioè è un romanzo in cui viene narrata una storia parzialmente vera di se stesso. È chiaro che è una storia che lui ha vissuto, ma è romanzata, esattamente come avviene in altre storie di questo tipo. Intruders di Bud Hopkins, quando è stato trasposto per esempio a livello cinematografico, è chiaro che solo il 50% è stato mantenuto quello che era all'origine. Il rimanente è stato adattato a livello cinematografico per il genere fantascientifico, eccetera, eccetera. Ora non è questo il caso, anche se c'è stato fatto il film, e in effetti il film ha subito la stessa sorte. Però ci sono delle cose che lui ha detto, tra virgolette detto, scritto, più corretto dire, come per esempio le due razze i grigi e i blu che lo avrebbero rapito, che gli facevano compagnia, che giocavano, eccetera. Effettivamente, statisticamente esistono. Sono argomentati da molti altri soggetti di abduction, da ricercatori, eccetera. Quindi che lui possa essere un reale addotto,
non dico che non ho dubbi, ma sono abbastanza sicuro e non ho motivo di dubitarne. Intanto do lo stop alle domande. Allora, Mamel, cosa accadrebbe ad un plasmoide che cade in acqua? Ho filmato qualcosa di strano, sembra evaporare ed emettere luce durante una tempesta in New Jersey. Allora, Mamel, qui stiamo camminando su un campo minato, che in acqua è anche peggio perché le mine sono parecchio più grandi. Innanzitutto bisogna capire che cosa è un plasmoide e l'abbiamo detto 100.000 volte nelle varie puntate, quindi la faccio breve. Il plasmoide abbiamo due possibilità: o è un'entità fatta di plasma che vive fuori dall'atmosfera e che per motivi X sta rientrando e si sta facendo notare in maniera pressante, ma in questo caso dovremmo pensare che si tratta di un'energia senziente che ha la capacità di mantenere la sua stessa energia a sé senza disperdere questo plasma, perché il plasma in natura si disperde, non dura molto. Oppure si tratta di un'energia che produce del plasma, che viene, come ho sempre detto io, contenuto da un oggetto centrale che la contiene attirandola a sé, perché un'energia la puoi o contenere dall'esterno o contenere dall'interno. Se la contieni dall'esterno, la devi schiacciare verso l'interno per impedire che si disperde. Se la contieni dall'interno, devi avere una attrazione magnetica, eccetera, elettromagnetica, eccetera, dell'energia tale da tenere tutto fermo a te. Che diciamo che è un po' quello che accade con le stelle. Ora non voglio entrare, andiamoci diciamo alla larga, no? Cioè la stella, se non avesse un campo elettromagnetico potente, non avesse questo contenimento, si brucierebbe, si disperderebbe le sue energie nello spazio in tempi molto più brevi. E quindi, se un plasmoide fosse effettivamente fatto di plasma, potrebbe disperdersi anche prima di arrivare nell'acqua. Se un plasmoide ha energia allo stato di plasma intorno, ma dentro è un oggetto solido e contiene quell'energia, la cosa è diversa. È più probabile quindi, per tirare le somme, che quello che tu avvisti giorno per giorno e che faremo vedere, se mi dai il consenso, tra qualche puntata, tra qualche giorno, che registri dalle spiagge del New Jersey costantemente, è più probabile che siano degli oggetti solidi che sviluppano all'esterno questa energia e che quello che tu percepisci come vapore, come dispersione dell'energia, in realtà è l'evaporazione dell'acqua a contatto con l'energia. E che magari l'energia può essere pure che viene disattivata, viene spenta, questo non lo possiamo sapere. Magari una volta entrati nell'acqua non necessitano più del campo di contenimento, del campo energetico protettivo. Qua entriamo proprio nella fantascienza alla Star Trek. Ma non c'è da meravigliarsi, perché la stiamo sviluppando noi, la scienza alla Star Trek, che siamo 1.000.000 di anni indietro degli alieni. Figuriamoci gli alieni, che invece sono sicuramente anche di più di 1.000.000 di anni avanti a noi. Scusate se io ironizzo ogni tanto, ma ci vuole, ci vuole. Allora, domanda di Maya. Statisticamente sono di più le abduction di uomini o di donne? Di donne. Su questo non ci piove, avete questo bel primato, questa bella fortuna, proprio una grande fortuna. Allora, diciamo che credo che il 70-80% degli addotti siano di sesso femminile, ma attenzione,
La cosa non è imputabile esclusivamente al fatto che essendo di sesso femminile c'è il discorso della gravidanza, della fecondazione, dell'ovulazione, il ciclo e tutto il resto del mondo della fertilità femminile. C'è anche una questione di numeri, cioè la popolazione mondiale è composta per circa 3/4 da donne. Quindi ricordiamoci anche questo particolare, che in molte aree del pianeta il numero di donne è superiore agli uomini, che gli uomini sono quelli che più spesso vanno a morire in guerra e in circostanze estreme, e che quindi c'è anche un discorso di numeri, di selezione e di altre problematiche. Non è solo una questione legata quindi alla sessualità e alla sfera riproduttiva. Statisticamente sì, comunque sono le donne anche nel contesto generazionale. Però non pensiamo, quando parliamo di adotti, che sia una prerogativa femminile quella, per esempio, di subire dei prelievi di ovuli oppure addirittura del feto, eccetera, eccetera, perché anche all'uomo vengono fatti prelievi di liquido seminale, ci sono delle costrizioni che traumatizzano l'uomo, e addirittura ne parlai in una conferenza a Carini, in provincia di Palermo, al castello della baronessa di Carini, per l'esattezza nel 2000, fine 2012, primi 2013, non mi ricordo esattamente, credo nel 2012, sulle abduction. Tra l'altro c'erano anche 8 bambini in sala, infatti mi trovai molto in difficoltà a parlare perché non era prevista la presenza dei bambini, ma le mamme adotte mi portavano i bambini là praticamente per sentire i discorsi, quindi ho dovuto molto limitare determinati argomenti, ma di fatto praticamente c'era una questione che era molto importante e che riguardava il trauma sessuale maschile dovuto all'abduction, che porta spesso gli uomini a non riuscire più ad avere rapporti con la propria partner. Apro quindi e chiudo questa parentesi perché in quel caso l'unica possibilità di poter risolvere la problematica è fare una bella terapia di coppia e una terapia personale invece per superare il trauma, il blocco, eccetera. Ma non è argomento comunque di questa sera andare a parlare di quelle che sono le implicazioni, diciamo, e i traumi dell'abduction. Domanda di Vito: ma noi in Sicilia quanti fatti di abduction e incontri sono accaduti? Allora, Vito, io fino a pochi anni fa vivevo in Sicilia, e quando posso vado e vengo, eccetera, quindi comunque ho a che fare con casi di abduction in Sicilia da sempre. Ho avuto possibilità anche di fare qualche ipnosi regressiva giù in Sicilia. Quello che ti posso dire è che non c'è una percentuale più alta o più bassa rispetto alle altre regioni d'Italia, che la percentuale più o meno di persone prese in tutte le regioni italiane, tenendomi solo all'Italia, è più o meno la stessa per tutti. La differenza anche in questo caso può essere che nelle regioni con una più alta densità di popolazione, quindi Sicilia, Lombardia, Campania e Lazio in particolar modo, hanno una percentuale più alta di adotti, ma proporzionale appunto alla popolazione. Per quanto riguarda invece la tipologia di casi magari più interessanti, eccetera, per quella che è la mia esperienza, i più interessanti li ho localizzati, diciamo, nell'Italia del nord, mentre quelli più, tra virgolette, canonici li ho
visualizzati di più nell'Italia meridionale. Io ho avuto più a che fare nell'Italia meridionale. Per intenderci, quelli canonici sono quelli in cui ci sono entità come per esempio i Lux, oppure sono state abduction fatte dai grigi, di varie tipologie, eccetera. Mentre al nord c'è più diversità, tra virgolette, al centro magari ci sono più discorsi legati ai rettiliani, e questo varia naturalmente anche negli altri paesi. Ultima domanda di Vito. Come mai sulla metafonia a contatto con entità dicono che gli UFO sono cattivi e malvagi? Allora, io non so che metafonici frequenti, Vito, però quelli che conosco io questa cosa non l'hanno mai detta, e ti posso assicurare che le persone che si occupano di metafonia che conosco io, sia quelle che lo fanno per passione, per conto proprio, e non gli interessa la divulgazione, sia quelli che fanno le conferenze, sono tutte persone che conoscono bene i metodi, che sanno distinguere bene le cose e non si permettono di dire una cosa del genere. Detto questo, però, è vero che quando si tratta di comunicazione con alcuni trapassati, con i quali per ragioni X, incognite, impreviste del momento, subentrino discorsi legati agli extraterrestri, capita, non è una regola, che gli spiriti dei defunti nominino gli extraterrestri che fanno determinate cose come degli esseri assolutamente negativi e a volte anche malvagi, ma non è una regola. Però questa definizione non è tanto legata alla sfera materiale, cioè alla persona viva, ma al defunto. Cioè è il defunto che è perseguitato dagli alieni malvagi nella sua forma spiritica, che sembra una follia, ma è così. Cioè è questo quello che dicono, e non è una questione legata alla forma fisica, quindi, e quindi alla persona che sta interagendo, cioè non è lo spirito del trapassato che mette in guardia il vivente dalla malvagità degli alieni, ma è lo spirito del trapassato che dice al vivente che gli alieni sono una minaccia per lui, che è una cosa molto più assurda di quello che sarebbe invece se venisse detto che è una minaccia per i viventi. E questo è quanto. Va bene, direi che è stata una bella puntata ricca di informazioni. Le domande sono state, devo dire, tutte abbastanza interessanti. Io a questo punto vi ringrazio tutti per essere stati qui con me, e naturalmente ringrazio a Bruno, a Franco, a chi c'era, Davide, e eventuali altri presenti che hanno aiutato e contribuito con diciamo i lavori di manutenzione e di civiltà del canale, ma siamo una comunità veramente pulita e bella, quindi di questo io sono orgoglioso e vi ringrazio sempre. Grazie di essere stati qui con noi, un abbraccio a tutti, di buonanotte, ci vediamo con la live di domani, e naturalmente poi anche con quella di dopodomani. Se domani riesco, caricherò un video, diciamo, di intermezzo. Buonanotte a tutti, ciao.